Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti nel secondo capitolo della Michael Jackson saga. Ricolleghiamoci immediatamente al punto in cui ci eravamo lasciati, Neverland. Nel 1983 Michael Jackson registra il videoclip musicale della canzone 666, che non è il numero del diavolo, ma è scritto così come lo vedete in sovraimpressione, 666, nel senso di dire. Vabbè, cominciamo subito con i dettagli inutili. La canzone è un duetto tra Michael Jackson e Paul McCartney, quello dei Beatles. Ora, Paul McCartney soggiorna durante le riprese in questa tenuta da oltre 1000 ettari, che sarebbero praticamente 10 chilometri quadrati. Mischino. Quando Michael vede questo luogo, quando vede insomma questa tenuta, rimane incantato dalla sua bellezza mozzafiato, dagli spazi infiniti, e quando scopre che questa tenuta è in vendita, lancia in faccia al proprietario 20 milioni di dollari e vi si trasferisce immediatamente. Tra l'altro mi viene un po' da ridere perché questa non sarà l'unica cosa di Paul McCartney che Michael Jackson, diciamo, gli soffierà, ma vabbè, roba di cui magari parleremo nell'ultimo capitolo. Michael decide di trasformare il ranch in un paese delle meraviglie, dove andare a mettere tutto ciò che ha sempre desiderato, ma che non ha mai avuto. I giocattoli, i giochi, tutta quella roba che nell'infanzia gli è stata preclusa perché? Perché doveva lavorare come un cornuto 7 giorni su 7, già all'età di circa 5 anni, minacciato praticamente dalle frustate del padre. Michael, come sappiamo perché ne abbiamo parlato nel primo capitolo, non ha avuto un'infanzia e ora che ha 29 anni intende ripigliarsela, ripigliamo tutto quello che ho nostro. Intende vivere come un marmocchio, adesso a 29 anni. Vi ricordo ragazzi che non posso dire la parola B-A-M-B-I-No, quindi dirò marmocchio. Andiamo a scoprire in che senso Michael intende vivere come un marmocchio. Amore piccolo. Allora Carlo, devi cercare di russare il meno possibile e di non fare rumori molesti, ok? So che non è colpa tua se ti hanno geneticamente modificato. Andiamo a scoprire in che senso Michael Jackson intende vivere come un marmocchio. Ci troviamo in California, nella contea di Santa Barbara. Sì, ragazzi, è sempre la contea di Santa Barbara, la stessa contea di Santa Barbara in cui vivono tutte le celebrità, ma non solo le celebrità, attenzione, ci vivono anche persone povere e umili come Harry e Meghan. Santa Barbara è la protettrice delle case dei milionari e Michael Jackson fa costruire nel ranch di Santa Barbara la bellezza di 22 edifici, tra i quali abbiamo la residenza principale che si staglia nel paesaggio con i suoi 3000 metri quadri di pura magnificenza. Abbiamo inoltre una villa a 2 piani con i suoi 12.000 metri quadri. 12.000. Vabbè, ma questa sarà una fake news, ragazzi, lasciate stare. Cos'è Versailles? Vabbè, comunque una villa grande, cioè non è che ora era piccola. Abbiamo poi varie case per gli ospiti e una caserma dei pompieri. No, non giocattolo, una caserma dei pompieri vera, ragazzi. Voi direte perché? Cioè perché Michael ci ha messo proprio una caserma dei pompieri dentro Neverland? Ma perché no? Si chiedeva Michael Jackson mentre pigliava fuoco durante lo spot per la Pepsi. Sicuramente c'entra il trauma. La tenuta gode inoltre di un lago di 16.000 metri quadri, una piscina con trampolini e nel cuore del ranch troviamo una gigantesca sala cinema di 1.600 metri quadri, nonché uno zoo che accoglie la famiglia di animali esotici di Michael Jackson, e quindi la sua giraffa, i suoi lama, i suoi pappagalli, i pavoni, Bubbles la scimmia, che però a un certo punto Michael darà via perché diventerà gelosa e aggressiva nei confronti dei marmocchi. Poi adotterà qualche leone, draghi, unicorni, pinguini. Ricordo quando la penthouse di Johnny Depp mi pareva grande. Ci sono poi diversi campi sportivi dentro sto ranch e poi, ragazzi, abbiamo la punta di diamante del ranch, un vero e proprio parco divertimenti con giostre, caroselli, autoscontri, go-kart, le altalene, quelle per vomitare. Questo enorme ranch, essendo grande 10 chilometri,
è scomodo da attraversare a piedi, cioè ci vogliono settimane per andare da una punta all'altra, per cui diversi anni dopo, nel 1993, Michael Jackson comprerà un treno a vapore, cioè farà costruire una comoda locomotiva e così ci si potrà muovere all'interno del ranch con la locomotiva. Figata. Il nome che Michael decide di dare a questo luogo incantato è Neverland, che sarebbe il nome in inglese dell'isola che non c'è, di Peter Pan. Il luogo dove i marmocchi possono giocare sempre, liberamente, senza crescere mai, perché in questo luogo Michael Jackson intende tornare marmocchio e intende anche, come vedremo più avanti, dare ad altri marmocchi la possibilità di vivere un'infanzia felice. O almeno questa è la sua versione. Ora, entrando all'interno della villa, ci accorgiamo di una cosa molto singolare. Ci sono le decorazioni natalizie e sono programmate per restarci tutto l'anno. Come mai? Io francamente pensavo per pigrizia, d'altronde a casa mia abbiamo ancora le zucche, perché prima o poi sarà di nuovo Halloween, no? Quindi perché fare la fatica di toglierle? E invece no, ragazzi, il motivo è un altro. Vediamo se qualcuno di voi ci arriva. Vi lascio il tempo per lasciare un commento. Nel frattempo mi asciugo il sudore. Perché in realtà Michael è Babbo Natale. Perché li riempie sempre di regali, non lo so. Ricordate che al piccolo Michael era proibito festeggiare il Natale perché sua madre era testimone di Geova? Ricordate quanto si sentisse triste e disadattato vedendo che la loro era l'unica casa sfigata senza lucine? Ebbene, Michael si riprende il Natale e decide che a Neverland sarà Natale ogni giorno. Tipo il Grinch al contrario, che è anche peggio per quanto mi riguarda. In generale, le stanze della tenuta sono piene di giocattoli. Ora ragazzi, immaginare un uomo adulto in questo contesto infantile è secondo me abbastanza strano, cioè come immaginare un fantasma che si aggira in un luogo spettrale, non so perché mi dà queste vibes, ma proprio questa sensazione di straniamento ci dà un'idea di come Michael si senta. Lui dirà che per capire veramente i suoi sentimenti, per capire veramente il suo cuore, dovremmo ascoltare la sua canzone più autobiografica, Childhood, il cui testo dice: avete visto la mia infanzia? Sto cercando il mondo da cui vengo, perché ho cercato in giro, nella sezione oggetti smarriti del mio cuore. Nessuno mi capisce, la vedono come una strana eccentricità, perché continuo a giocherellare come un marmocchio. La gente dice che non sto bene, perché amo cose così elementari. È stato il mio destino a compensare l'infanzia che non ho mai avuto. Avete visto la mia infanzia? Sto cercando quella meraviglia nella mia giovinezza, come dei pirati in sogni avventurosi, le conquiste e il re sul trono. Prima di giudicarmi, sforzatevi di amarmi, guardate dentro il vostro cuore e poi chiedetevi: avete visto la mia infanzia? La dolorosa infanzia che ho avuto? Neverland quindi diventa il regno di Michael Jackson, il luogo del riscatto di un'infanzia mai avuta. A un certo punto Michael inizia ad avvertire il peso della solitudine. Vero che lo staff di Neverland è numeroso, vero che ci sono centinaia di persone che lavorano lì, però non è divertente per Michael farsi le giostre da solo, capito? Tra l'altro lui è cresciuto in una casa piccola con 8 fratelli, quindi ritrovarsi in un luogo grande 10 chilometri senza nessuno con cui interagire, senza nessuno con cui condividere manco un pasto, è alquanto deprimente per lui. C'è chi magari non desidererebbe altro, però insomma Michael patisce la situazione di isolamento. Tra l'altro, per qualche motivo in questo periodo Michael prende anche le distanze dalla sua famiglia. Infatti suo fratello Jermaine racconta di averlo visto circa 4 volte l'anno per 8 anni. Jermaine è perplesso riguardo alla decisione di Michael di appunto prendere le distanze dalla famiglia, ma secondo me Michael ha fatto bene. Cioè, l'amore per la famiglia, ragazzi, può essere complicato. In alcune delicate situazioni, paradossalmente, per mantenere intatto l'amore in famiglia, no? Per continuare ad amare la propria famiglia, è necessario prenderne un po' le distanze. La famiglia Jackson è apparentemente affiatata, ma
La verità è che è composta da persone a modo loro problematiche, un padre abusante, una madre sì ok affettuosa ma che ha sempre girato la faccia dall'altro lato di fronte alle violenze del marito sui figli. Comunque capito, è un ambiente che potrebbe essere soffocante per la creatività di Michael, nonché per la sua salute mentale. Prenderne le distanze potrebbe essere l'unico modo per Michael di ritrovare se stesso, per guarire dai propri traumi, no? Anche per elaborare i traumi della sua infanzia e magari anche per realizzare il suo pieno potenziale artistico, perché il padre si è capito che comunque cerca un po' di prendere decisioni al posto suo, ecco. Ma comunque Michael si sente solo, a nulla servono i manichini sparsi per le stanze e nemmeno le bambole a grandezza naturale. Così Michael Jackson dice: sai che c'è? Apro le porte di Neverland, portiamo qualcuno qui e vediamo cosa succede. Portiamo qualcuno di speciale, qualcuno che ha bisogno di magia nella propria vita. Michael si mette in contatto con associazioni benefiche e trasforma il ranch in un'oasi di gioia, in un'oasi di speranza per marmocchi malati terminali. La verità, ragazzi, è che Michael Jackson potrebbe avere creato Neverland proprio con l'intento, cioè già con l'intento di portarvi dei marmocchi bisognosi. Infatti, in ogni strada di Neverland ci sono rampe per sedie a rotelle. Nella sala cinema vi sono addirittura 2 stanze isolate, ognuna dotata di un letto, una bombola d'ossigeno e un monitor ospedaliero. Grazie a queste stanze, chi è costretto a stare a letto con le flebo può comunque godersi il film in sala insieme agli altri marmocchi. Tutto ciò fa pensare che Neverland sia stato progettato proprio a priori per marmocchi vulnerabili e questo ad oggi viene interpretato in modi diversi. C'è chi sostiene che il ranch fosse stato creato da Michael Jackson per rendere felici i marmocchi, poiché lui non poteva sopportare di vederli soffrire, ma qualcun altro complotta che Neverland fosse un piano malvagio di Michael Jackson per adescare ragazzini vulnerabili o semplicemente per rafforzare la propria immagine di protettore dei ragazzini, in modo che in seguito potesse circolare in compagnia di marmocchi senza destare sospetti, sebbene gli facesse del male. Ma questa è una speculazione. Parliamo di fatti. A partire dalla fine degli anni 80, centinaia di marmocchi con malattie terminali o con disabilità permanenti visitano Neverland, sempre rigorosamente accompagnati da genitori e o da supervisori delle associazioni. Vi faccio 2 esempi di associazioni perché fare i nomi lo fa sembrare più vero. L'organizzazione Big Brothers Big Sisters è il centro degli amici di St. Vincent per marmocchi disabili. Ora, Michael non è sempre presente durante queste gite, anzi, spesso non c'è, spesso non è presente, ma Neverland è un luogo magico anche quando lui non è nei paraggi, cioè i marmocchi non vanno lì necessariamente per Michael Jackson, vanno lì perché è un posto bello per loro, è un posto meraviglioso per loro, a parte che non è affollato, quindi è meno pericoloso per chi ha il sistema immunitario indebolito, ed è inclusivo, nessuna carrozzina ti impedirà di divertirti, nessuna flebo ti impedirà di vedere un film al cinema. E non finisce qui. La notizia di tutte queste gite a Neverland viene mantenuta riservata per garantire a questi ragazzini la privacy. Ai media non trapela praticamente niente sul fatto che Michael Jackson ospiti nel proprio ranch marmocchi in difficoltà. E questo, secondo me, permettetemi un'opinione personale, ragazzi, scredita molto la teoria in base alla quale Michael Jackson volesse solo rafforzare la propria immagine di protettore e di benefattore, cioè era una cosa, capito, che lui in realtà faceva quasi in segreto. Perché mantenerla così segreta se gli serviva come copertura? Fino a questo momento l'unico filo conduttore che lega ogni azione di Michael Jackson sembra essere l'amore per i più piccoli e il desiderio di alleviare le loro sofferenze. Pensiamoci, Michael scrive le sue canzoni per i marmocchi, dona milioni di dollari in beneficenza per i marmocchi, anche quelli in Etiopia, ragazzi, e oltretutto crea Neverland, un paradiso terrestre a misura di ragazzini disabili e gravemente malati, dove permettere loro di divertirsi e trovare distrazione anche quando lui non può essere presente. E tutto questo, ripeto, la maggior parte delle volte avviene all'insaputa della stampa. Fino a questo punto, per me,
è difficile vedere il marcio. L'affetto di Michael per i più piccoli traspare in ogni dettaglio di Neverland. Le pareti delle stanze sono decorate infatti da centinaia di ritratti di marmocchi di varie etnie e culture. Marmocchi bianchi, neri, occidentali, orientali, marmocchi maschi, marmocchie femmine, marmocchi di tutte le età, attori marmocchi, attrici marmocchie come Shirley Temple, che hanno qualcosa in comune con lui, no? Non hanno avuto un'infanzia perché sin da piccoli si sono messi a lavorare, sono stati sfruttati. Sui cavalli del carosello c'è scritto "We are the world, we are the marmocchi". All'esterno i vasti giardini di Neverland sono punteggiati di statue di bronzo raffiguranti, indovinate cosa? Marmocchi. Ora, non dico che tutto questo non sia inquietante, dico solo che non mi sembra esserci una connotazione sessuale. Cioè, mi sembra che Michael abbia proprio una passione per i cuccioli, capito? Indipendentemente dal fatto che siano umani o animali. Ma io non ci vedo una passione del tipo ci vedo più una passione tipo "oh mio Dio, che tenerezza che mi fai, ti mangerei tutto", ma non tipo Armie Hammer. Che opinione si fanno di Michael Jackson gli adulti che frequentano Neverland? Allora, di solito un'opinione positiva, cioè in realtà sempre un'opinione molto positiva, ispirata dalla giocosità educata che Michael dimostra nei confronti dei più piccoli. Michael riceve centinaia di lettere di gratitudine da parte dei genitori riconoscenti per i momenti felici regalati ai loro figli, e in alcuni casi succede che alcuni genitori scrivano a Michael "lo sai, caro Michael, c'è mio figlio che sta molto male e il suo sogno più grande sarebbe incontrarti di persona, conoscerti perché sei il suo idolo. Che ne pensi? Facci una telefonata". Ovviamente questa non è una cosa che succede solo a Michael Jackson, è una cosa che succede a moltissime altre celebrità, e così come molte altre celebrità, ma forse anche più di molte altre celebrità, Michael Jackson fa del proprio meglio per esaudire i desideri di ragazzini apparentemente senza speranza. È così che nel 1989 il piccolo Ryan White incontra il suo idolo Michael Jackson. Ryan White ha subito una trasfusione di sangue e purtroppo a causa dell'ignoranza medica di quegli anni ha contratto l'AIDS. Michael invita Ryan White a Neverland insieme a sua madre e gli si affeziona al punto da trattarli come se fossero la sua famiglia. Purtroppo Ryan verrà a mancare dopo un anno e Michael gli dedicherà la canzone "Gone Too Soon", in italiano "Andato via troppo presto". Nello stesso periodo Michael conosce il piccolo Dave Rothenburg, detto Dave. Tra l'altro ricordatevi di lui perché nei prossimi capitoli tornerà. Praticamente Dave all'età di 6 anni soggiornava in un motel con i suoi genitori quando subì un orribile attacco dal suo stesso padre. Questi, dopo aver litigato con la moglie per la custodia di Dave, gli somministrò un sonnifero al figlio, ragazzi, a Dave, e una volta che Dave si fu addormentato, cosparse il suo letto di cherosene e gli diede fuoco. Per miracolo gli altri ospiti del motel si accorgono dell'incendio e intervengono in tempo per salvare il piccolo Dave, che però subisce conseguenze devastanti, ragazzi. Le ustioni gli ricoprono più del 90% del suo corpo e gli vengono amputate le dita delle mani e le dita dei piedi. La storia di Dave all'inizio degli anni 90 occupa ampiamente l'attenzione dei media e lo stesso ragazzino, lo stesso Dave praticamente compare spesso in televisione per raccontare la propria storia in prima persona. Ora, dietro le quinte delle trasmissioni televisive, Dave si imbatte in molte celebrità, incontra tante celebrità, no? E tra queste c'è proprio Michael Jackson. Dave da adulto racconterà di come Michael lo abbia immediatamente abbracciato. Questo abbraccio, a detta di Dave, segnò l'inizio di un'amicizia genuina, perché Michael divenne una figura di supporto costante per lui per tutta la sua vita. Ripeto, ragazzi, ricordatevi di Dave perché veramente c'è un personaggio proprio che sarà importantissimo nell'ultimo capitolo.
Nello stesso periodo in cui Michael Jackson apre le porte di Neverland a marmocchi bisognosi, prende anche una decisione. Decide di esibirsi con un piccolo corpo di ballo ogni tanto, cioè decide di includere giovani talenti nelle sue esibizioni. Per giovani intendo giovanissimi, ragazzi, c'è proprio marmocchi, permettendo loro di ballare durante i suoi concerti. È il 1987 quando Michael Jackson sponsorizza un corso di ballo in Australia rivolto a giovani ballerini. Il vincitore avrà un biglietto per un suo concerto e avrà l'opportunità di incontrarlo nel backstage. A vincere sarà un marmocchio di 5 anni di nome Wade Robson. Il suo nome sicuramente non vi sarà nuovo. Dove lo avete sentito questo Wade Robson? Dove? Wade Robson. Ve lo dico io, lo abbiamo incontrato nella Britney Spears saga. Crossover, ragazzi, adoro i crossover. Wade, infatti, da adulto diventerà il ballerino di Britney Spears e tra l'altro nel suo recente libro di memorie Britney ci ha specificato di esserci stata a letto. Comunque, dettagli. Cioè, era interessante perché metteva le corna a Justin Timberlake proprio con Wade Robson. Comunque a 5 anni Wade tecnicamente è troppo giovane per partecipare al concorso, quindi cioè in teoria manco poteva partecipare, ma siccome è troppo bravo, allora gli organizzatori si convincono a fare un'eccezione e a farlo partecipare. E poi siccome è veramente troppo bravo, gli organizzatori si convincono ad assegnargli anche la meritata vittoria. Wade Robson è un vero prodigio di ballerino, soprattutto è bravo nell'imitare il suo idolo. Indovinate chi è il suo idolo? Michael Jackson. Wade insieme alla sua famiglia si reca al concerto di Michael in Australia. Qui a un certo punto il re del pop fa una cosa che non c'era messa, lo chiama sul palco insieme a una carovana di altri marmocchi e tutti quanti ballano con lui. Wade si scatena, si fa coinvolgere così tanto dalla musica che quando la performance finisce tutti gli altri marmocchi se ne vanno, no? Si ritirano dalla scena, anche Michael se ne va dal palco. Wade non se ne accorge e quindi continua a danzare da solo sul palco di fronte al pubblico. Fino a quando praticamente Michael non torna indietro per dirgli ok, sei seducissimo, però abbiamo finito. Alla fine del concerto Wade Robson conosce finalmente Michael nel backstage e prima di andarsene Michael si rivolge a sua madre, cioè alla madre di Wade Robson, e le dice: senti, se per caso doveste venire in America, fammi una telefonata che ci rivediamo. Ok, passano quasi 3 anni quando nel gennaio 1990 la famiglia Robson si reca in America. E che fate, lo scordi che Michael Jackson 3 anni prima ti ha detto se vieni in America me lo fai sapere che ci vediamo? No, ovviamente. Quindi la mamma di Wade telefona a Michael Jackson e gli dice: ciao Michael, ti ricordi di mio figlio Wade? E Michael: certo che mi ricordo di tuo figlio Wade. Sto registrando, sono nello studio di registrazione. Se siete qui nei paraggi, venitemi a trovare nel mio studio di registrazione che si trova in via bla bla bla, così chiacchieriamo un pochino. Benissimo, la famiglia si reca nello studio di registrazione di Michael Jackson e niente, ragazzi, si fanno una sana chiacchierata, guardano i video dei concerti, si scattano delle foto insieme, tutto quello che si farebbe andando a trovare una star nel suo studio di registrazione. A un certo punto Michael se ne deve andare e quindi dice alla mamma di Wade: mamma di Wade, io me ne devo andare, voi che fate? Volete venire a casa mia a Neverland? E che fa? Gli dici no a Michael Jackson che ti invita a casa sua? Ma certo che non gli dici, cioè certo che gli dici sì. Ok, quindi si va tutti insieme appassionatamente a Neverland. Mamma Joy, il piccolo Wade che a questo punto ha 7 anni e la figlia maggiore Chantal, 11 anni. Questa visita a Neverland sarà solo la prima di una lunga serie. La famiglia Robson trascorrerà giorni e giorni e giorni e giorni a Neverland, dove Wade e Chantal giocheranno all'aperto e al calare della sera parteciperanno a pigiama party
party organizzati nella camera di Michael, dove insieme guarderanno film e mangeranno popcorn, a volte con la loro mamma presente, con Joy presente, altre volte però Joy è troppo stanca e preferisce ritirarsi nella stanza degli ospiti, lasciando i figli in compagnia di Michael, perché si fida di lui però. Infatti Michael, nonostante i suoi 30 anni, gioca con Wade e Chantal come se fosse un loro coetaneo, e queste interazioni così innocenti conquistano la fiducia di Joy. Lei vede gioia, sente i suoi figli ridere e quindi si sente tranquilla a lasciarli con lui, capito? Joy descrive Michael come un'anima gentile. Tra l'altro anima gentile è un'etichetta che sentirete spesso attribuire a Michael Jackson da varie persone diverse, che non tipo come se non riuscissero a trovare altre parole per descrivere la sensazione che trasmette. L'amicizia tra Michael Jackson e i Robson si consolida con il tempo, in particolare l'amicizia tra Michael e il piccolo Wade. I due hanno in comune la passione per la danza e infatti non giocano e basta, a volte fanno anche le prove di ballo. Questo perché Wade si esibisce in tournée con Michael spesso e volentieri, cioè spesso e volentieri lo segue pure nei tour, nelle sue tappe intorno al mondo. Ma Wade non è mica l'unico marmocchio con cui Michael fa amicizia, ragazzi. Parliamo anche degli altri. Nello stesso anno in cui conosce Wade, Michael conosce anche Brett Barnes. È sempre il 1987. Anche Brett, come Wade, ha 5 anni e nonostante la giovane età dimostra un'iniziativa notevole. Infatti scrive una lettera a Michael Jackson e durante un concerto la consegna a mano a uno dei ballerini di Michael. Nella lettera Brett, oltre a esprimere la sua ammirazione, Michael sei un grande, Michael sei fantastico, scrive un numero di telefono, il suo ovviamente. Ebbene, Michael lo chiama. Questa telefonata segna l'inizio di una nuova amicizia. I due, Michael Jackson e Brett Barnes, iniziano a chiamarsi regolarmente al telefono e a parlare per ore, ragazzi, al telefono, e ben presto Michael invita Brett Barnes e ovviamente la sua famiglia a Neverland, nel suo idilliaco ranch, dove soggiorneranno più volte. Nel 1988 entra in scena un altro marmocchio, Jimmy Safechuck. Jimmy è anche lui un grande fan di Michael Jackson, ha la stanzetta tapezzata di poster del cantante. Un giorno Jimmy Safechuck viene selezionato per recitare in uno spot pubblicitario della Pepsi con Michael Jackson. Questa opportunità si trasforma ben presto in qualcosa di più grande. Infatti Michael, colpito proprio dal talento di Jimmy Safechuck, colpito anche dall'entusiasmo di Jimmy Safechuck, decide di integrarlo nella sua compagnia di ballo. Ma prima deve capire cioè deve assicurarsi che sia abbastanza bravo. Quindi che cosa fa? Gli invia a casa una crew per fargli un'audizione. Jimmy Safechuck la supera con successo e a questo punto Michael addirittura invita la famiglia Safechuck a cena a Havenhurst, la casa in cui vivono i suoi genitori. Questa cena segna l'inizio di una stretta amicizia tra Michael Jackson e i Safechuck. Michael diventa un ospite frequente a casa loro, dove passa ore a giocare con Jimmy come se fosse un suo coetaneo. E cioè Jimmy ha 10 anni. La famiglia Safechuck ben presto inizia a seguire Michael in tour, perché appunto Jimmy si esibisce spesso e volentieri sul palco insieme ad altri 10-12 ballerini. Michael li ricopre di regali costosi e talvolta permette a Jimmy di entrare nei negozi di giocattoli e saccheggiarli praticamente, cioè gli dice compra tutto quello che vuoi, tutto quello che ti piace. Ma non finisce qui, c'è anche un altro marmocchio, quindi abbiamo parlato di Wade Robson, di Brett Barnes e di Jimmy Safechuck. Nel 1990 la vita di Michael Jackson si incrocia con la vita del piccolo Macaulay Culkin.
spero che si pronunci così, mi perdonerete, ma cioè in realtà secondo me non c'è nessuno sa come si pronunci realmente il nome di Macaulay Culkin, neanche la madre di Macaulay Culkin. Macaulay e Michael hanno un sacco di cose in comune. Il marmocchio, ho dimenticato un piccolo particolare, è il marmocchio di Mamma ho perso l'aereo. Questa era l'unica cosa importante da dire perché è l'unico modo che lo rende riconoscibile a tutti, però lo dimentico. È quello che ha perso l'aereo. Però ha preso il treno di Michael. Macaulay. Guarda, faccio morire dalle risate. Macaulay e Michael hanno un sacco di cose in comune. Il marmocchio, Macaulay ha 10 anni e già, pensate, è il primo attore più ricco e famoso di Hollywood. Cioè lui ha iniziato a recitare che aveva 4 anni e anche lui, come Michael, inoltre proviene da una famiglia numerosa, essendo il terzo figlio di 7 fratelli. Macaulay, come Michael, è stato privato della propria infanzia e ne soffre molto. Questo porta Michael e Macaulay a stringere una forte amicizia. Macaulay diventa presto anche lui un ospite frequente a Neverland, dove i due trascorrono il tempo giocando ai videogame, facendo pigiama party e spesso parlando dei loro sentimenti circa il fatto di essere stati privati troppo giovani della loro spensieratezza. Michael e Macaulay lavorano anche insieme e infatti il ragazzino partecipa al videoclip della canzone Black or White. Questi sono solo alcuni dei ragazzini con cui Michael fa amicizia e che Michael accoglie sotto la sua ala protettiva. Ora, una delle mie teorie è che Michael raccattasse i ragazzini che stavano per diventare famosi e se li trascinasse a Neverland anche un po' per assicurarsi che avessero la loro infanzia felice, perché tipo lui sapeva che diventando famosi così piccoli si sarebbero giocati l'infanzia, no? Quindi secondo me cercava anche di avere un po' il controllo sul destino di questi marmocchi e dargli l'opportunità di giocare. Tutto procede tranquillo. Sono giorni strani perché Michael non ha incidenti, non scopre nuove malattie autoimmuni, non prende fuoco, non gli scoppia un polmone, c'è suspense nell'aria. Ci sono però i giornali che ancora si divertono a pubblicare fake news su Michael Jackson inventandosene una al giorno. Così Michael Jackson prende una decisione audace, si fa intervistare da una giornalista esordiente, una giornalista che ancora conoscono in pochi. Si chiama Oprah Winfrey. Con questa intervista fatta in diretta, Oprah Winfrey innanzitutto si fa i soldi, diciamolo, perché è tipo l'intervista più guardata della storia, seconda solo a quella della vera Marta di Baby Rinder. Con questa intervista Oprah Winfrey lascia che Michael Jackson finalmente smonti per la prima volta nella sua vita all'età di quanto c'ha adesso, tipo 35 anni, tutte le bufale sul suo conto. Oprah Winfrey apre l'intervista del secolo con queste parole, ve le riporto pare pare. Pensavo che ci sarebbero stati alcuni lama che avrebbero attraversato le stanze e forse un paio di scimpanzé che avrebbero saltato qua e là, ma mi sono completamente sbagliata. Ci sono molte zone straordinarie in questo ranch di 11 km quadrati che nei prossimi 90 minuti avrete occasione di vedere, ma dove Michael Jackson dorme, mangia e vive è semplicemente una dimora meravigliosa. C'è una grande biblioteca con libri classici rilegati in cuoio. Sui muri ci sono dei quadri di valore artistico, praticamente niente di tutto quello che ci saremmo aspettati. Prima di incontrare l'uomo che abita qui è importante sapere da dove viene, perché la sua storia ha semplicemente dell'incredibile. E qui Oprah Winfrey rimanda al primo capitolo della Michael Jackson saga, ovviamente. No, non è vero, praticamente Michael racconta per la prima volta la cosa che suo padre lo frustasse per farlo cantare e ballare bene. Dopodiché a un certo punto Oprah gli chiede: senti Michael, ma è vero che ti sbianchi la pelle perché non vuoi essere nero? Al che Michael le risponde: no, non è vero, sono affetto da una malattia della pelle che mi distrugge il pigmento.
lo spiega così, capito? Non fa il nome della vitiligine, lo spiega in questo modo complicato e quindi non gli crede nessuno, cioè la bufala continua a girare incolume, cioè io mi immagino proprio, capito, il pubblico di quei tempi che guarda l'intervista di Oprah Winfrey a Michael Jackson e dice vabbè, soffre di una malattia che lo sbianca, tipo il pubblico di Gerusalemme quando Giuseppe gli ha detto no ma mia moglie è vergine, l'ha messa incinta il Signore. Michael comunque non dice di essere affetto anche dal lupus, questa cosa se la tiene per sé, è come se si sentisse un po' in imbarazzo nel parlare della propria condizione di salute. Vabbè, comunque poi Oprah Winfrey gli chiede e il naso? E Michael le risponde no, il naso l'ho rifatto solo 2 volte e comunque non per fare il polemico, ma Hollywood è piena di nasi rifatti, di persone rifatte fino all'unghia dei piedi, quindi gentilmente se mi rifaccio qualche cosa non vi fissate. Al che Oprah Winfrey gli chiede è la camera iperbarica? I giornali dicono che dormi in una camera iperbarica perché non vuoi invecchiare. È vero, e dov'è sta camera iperbarica? L'ho cercata per tutta Neverland, dice Oprah Winfrey, ma non l'ho trovata. E Michael le risponde, non la troverai perché, cara Oprah, non ce l'ho, non esiste. Quella della camera iperbarica era una foto che mi hanno scattato in un ospedale al reparto ustionati dopo lo spot della Pepsi. Quando l'ho vista, sta camera iperbarica in ospedale, mi ci sono sdraiato dentro perché sono un cazzo essenzialmente, e la foto è stata venduta ai giornali e quindi eccoci qui. Al che Oprah Winfrey gli chiede e le ossa dell'uomo elefante? È vero che hai provato a comprarle? E Michael le risponde no Oprah, ma ti pare, erano dell'uomo tigre le ossa che ho comprato. Michael le dice di non avere comprato le ossa di nessuno, ma di avere semplicemente detto a qualcuno che di essere affascinato dalla storia dell'uomo elefante perché si rivede in lui. Fine. Al che Oprah Winfrey gli chiede ed è vero che siccome doveva essere girato uno spot in cui tu venivi raffigurato da piccolo, allora hai preteso che venisse ingaggiato un attore bianco? Risponde Michael, qui ve lo cito proprio testualmente, è semplicemente una stupidaggine, è la storia più ridicola e terribile che abbia mai sentito, è pazzesco, quel rappresentare me da piccolo, perciò perché avrei dovuto pretendere un bambino bianco? Io sono un americano nero, sono orgoglioso di essere un americano nero, sono orgoglioso della mia etnia, sono orgoglioso di ciò che sono, in me ci sono tanto orgoglio e tanta dignità, è come se un orientale dovesse rappresentare te da ha senso? Allora gente, smettete di credere a queste terribili storie. Al che Oprah Winfrey vuole farsi i fatticelli di Michael e gli chiede Michael, esci con qualcuno? E Michael risponde sì, esco con la modella Brooke Shields, addirittura sono innamorato di lei e anche di un'altra ragazza, dice. Vabbè, indovinate a chi si riferisce, ragazzi. Ovviamente, come spiegherà poco dopo, si riferisce a Diana Ross. Ok, piccola Ren. Al che Oprah Winfrey gli chiede, Michael, sei vergine? Ve lo giuro, ragazzi, gli fa questa domanda. Quindi Oprah Winfrey comunque cancella qualunque cosa io abbia detto nella saga su Britney Spears circa il fatto che agli uomini non si facevano queste domande in televisione, solo alle donne. A quanto pare no. Michael si rifiuta di rispondere alla domanda, cioè ma figuriamoci, non parla delle proprie malattie, figuriamoci se parla della propria... A questo punto Michael Jackson porta Oprah in giro per Neverland, che è meglio. E al che Oprah gli chiede, ma tu esattamente durante le giornate che cacchio fai qui? Perché vedo che c'è una sala cinema, vedo uno zoo, vedo un parco divertimenti. Solo a questo punto, ragazzi, siamo nell'anno del Signore 1993, quindi siamo a 5 anni dopo l'apertura di Neverland. Solo a questo punto Michael racconta che ogni 3 settimane riceve a Neverland tanti marmocchi malati di cancro all'ultimo stadio. Michael dice, vi riporto le sue testuali parole,
cerco di imitare Gesù, ma con questo non dico di essere Gesù. Lui ha detto di essere come i marmocchi, di essere innocenti esattamente come i marmocchi e di osservare il mondo esattamente come i marmocchi. Tutto questo ha qualcosa di magico. Io amo tutto questo. Certe volte abbiamo circa 100 marmocchi con le teste pelate, ammalati di cancro, che corrono, si divertono e a me vengono le lacrime di gioia pensando che posso fare tutto questo per loro e ciò mi riempie di soddisfazione. Ed è, ragazzi, a questo punto che Oprah Winfrey mostra le stanze ospedaliere all'interno della sala cinema. A questo punto la missione di Neverland quindi viene resa pubblica per la prima volta. Continua Michael: per molti anni sono stato triste, ma ora sono felice, mi muovo nella giusta direzione, sono molto felice. Ho fondato l'associazione Heal the World perché voglio aiutare i marmocchi. Al che Oprah chiede a Michael: e perché ti piacciono gli animali? La sister aveva finito le domande, chiaramente. Vabbè, Michael le risponde: perché negli animali trovo le stesse meravigliose cose che trovo nei marmocchi e che sono così belle. La purezza, vogliono solo che tu gli sia amico e questo lo trovo molto dolce. Nella stessa intervista Michael dice anche: le persone mi chiedono sempre perché mi circondo di tanti marmocchi. Quello che non ho avuto allora lo trovo ora nei marmocchi, a Disneyland, nei parchi divertimenti, nei videogames. Tutte queste cose mi piacciono molto perché quando ero piccolo c'era solo il tempo per lavorare, dalla mattina alla sera. Andavamo da un concerto all'altro e quando non era un concerto erano gli studi di registrazione, le apparizioni televisive, le interviste, le sessioni fotografiche. C'era sempre qualcosa da fare. Con questa intervista Michael Jackson si riprende finalmente la sua storia. Per la prima volta sente di avere il controllo della narrazione, riuscendo a zittire alcune voci o quantomeno a offrire una verità alternativa che metta in dubbio i pettegolezzi e le calunnie dei tabloid. Ma poco dopo la sfiga si ricorda di lui. Un piccolo evento apparentemente insignificante sconvolgerà tutta la sua vita in modo irrecuperabile, per sempre. In matematica c'è una cosa che si chiama teoria del caos. Una piccolissima variazione nelle condizioni iniziali può portare nel tempo a un risultato completamente diverso. Questo concetto si può applicare alla vita di tutti i giorni. Una piccola variazione nelle condizioni iniziali può scatenare una catena di eventi che ti porta a finire in galera. Conoscerete questa storia, ragazzi, con il nome di effetto farfalla, perché quando questo concetto venne presentato, matematicamente parlando, venne fatto come esempio quello di una farfalla. Una farfalla che batte le ali in Brasile potrebbe causare una piccola alterazione dell'aria vicina a sé, che causa un'altra piccola alterazione nell'ambiente, e questa lunga catena di alterazioni potrebbe causare un tornado in Texas. Vi consiglio caldamente il film The Butterfly Effect per capire meglio l'effetto farfalla. È un gioiello di film. Ma comunque, ragazzi, quello che sta per succedere a Michael Jackson, manco il catastrofico regista di The Butterfly Effect avrebbe avuto la fantasia di immaginarlo. Nel maggio 1992 Michael Jackson viaggia lungo una strada di Beverly Hills a bordo di un minivan. Se quel giorno tutto fosse andato senza intoppi, potrebbe non essere mai scoppiato lo scandalo di Michael Jackson. Forse al giorno d'oggi non sarebbe nemmeno emerso il sospetto che lui fosse un predatore di marmocchi. Ma nel maggio 1992, mentre Michael Jackson viaggia lungo una strada di Beverly Hills, il suo minivan si guasta e lascia tutti a piedi. Per questo motivo Michael si reca in un'agenzia di autonoleggio. Prima di svelarvi cosa succede da questo momento in poi, però mi tocca introdurvi un nuovo personaggio, un uomo sinistro che ha tutte le caratteristiche per essere un vero villain, un vero super cattivo. Evan Chandler. Evan Chandler nasce nel Bronx con il nome di Evan Sharmatz. Suo padre è un dentista, vuole che anche lui faccia il dentista, ma il sogno di Evan è quello di fare lo scrittore. Però alla fine segue le orme del padre e diventa anche lui un dentista, seppure frustrato.
frustrato. È così che Evan nel 1973 si trasferisce a West Palm Beach per fare il dentista, ma attenzione, cambia il suo cognome Sharmatz in Chandler. Ciò per due motivi: uno, perché si vuole distaccare dalle sue umili origini nel Bronx, e due, perché Evan diceva, questo quantomeno ragazzi secondo un suo collega, a quanto pare lui diceva che il cognome Sharmatz suonasse troppo ebraico. Non si sa mai, diciamo, dovesse resuscitare Adolfino, evitiamo equivoci. Pochi anni dopo Evan si sposa una bella modella di nome June. Evan e June si trasferiscono a Los Angeles perché Evan ancora non l'ha mollato il sogno di fare lo scrittore e pensa: se me ne vado a Los Angeles, là vicino c'è Hollywood. Quindi scrivo qualche sceneggiatura e sicuro la riesco a vendere a qualche regista che incontro al bar. Purtroppo non passa molto tempo prima che Evan e June debbano praticamente fuggire dalla città, perché Evan si è fatto schifare. Infatti, mentre Evan fa una ricostruzione su 16 denti di un paziente, entra un esaminatore del consiglio dei periti dentistici, giusto ragazzi così per un esame quotidiano, cioè per controllare che lo studio dentistico faccia il suo lavoro. E finisce troppo male. Praticamente l'esaminatore riporta che Evan Chandler manifestò una totale ignoranza e inefficienza nella professione. Ovviamente gli viene revocata la licenza. Evan fa ricorso, bla bla bla, insomma riesce a ottenere solo 90 giorni di sospensione per poi riavere indietro la sua licenza, ma in libertà vigilata, cioè praticherà la professione in libertà vigilata, e ciò per 2 anni e mezzo. Nel frattempo Evan e June se ne vanno da Los Angeles, visto che si sono fatti una cattiva reputazione con la gente che ha bisogno di dentisti, cioè ma chi è che ci va a farsi fare i denti da Evan Chandler? E i due si trasferiscono a New York, dove Evan scrive una nuova sceneggiatura cinematografica. Non riesce a venderla. I coniugi tornano di nuovo a Los Angeles, ma lì iniziano i problemi di coppia. Evan e June litigano frequentemente, quindi cosa fanno? Un figlio, ovviamente, Jordan Chandler, e poi nel 1985 divorziano. A posto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Il tribunale assegna alla madre June la custodia esclusiva del piccolo Jordan e stabilisce che per Jordan il padre, quindi Evan Chandler, dovrà versare $500 al mese di mantenimento. Secondo voi glieli darà? Ovviamente no. 1992. Evan Chandler apre uno studio dentistico a Beverly Hills e scrive una sceneggiatura che, non ci crederete mai, viene acquistata a Hollywood. Si tratta di Robin Hood, un uomo in calzamaglia, film che verrà diretto da Mel Brooks e che magari qualcuno di voi avrà anche visto. Ce l'ha fatta, ragazzi. Nel frattempo Evan si è pure risposato, ha fatto altri 2 figli. La sua vita sembra andare a questo punto per il verso giusto, a parte qualche dettaglio. Dettaglio numero 1: una delle sue pazienti, una modella, lo cita in giudizio per negligenza dentistica. Evan in sostanza le avrebbe svolto un lavoro di ricostruzione fatto con i piedi. Non so i particolari, ragazzi, so solo che Evan dice: no, ma quando mai la modella mi aveva firmato un modulo di consenso in cui riconosceva i potenziali rischi del lavoro, quindi fatti suoi. Al che il suo avvocato, l'avvocato di Evan, gli dice: bene Evan, ok, allora dammi subito questo documento, questo consenso informato che ti avrebbe firmato la modella, così la chiudiamo, cioè ti posso scagionare subito. Ma Evan al che gli risponde: no avvocato, purtroppo qualcuno questo foglio me l'ha rubato dal portabagagli della Jaguar, perché giustamente i ladri arrivano, aprono il portabagagli della tua Jaguar, così molto facilmente tra l'altro, prendono un foglio e se ne vanno, e tu né denunci il furto, cioè né denunci la violazione della tua auto. Vabbè, una scusa palese, ragazzi. Dettaglio numero 2 che diciamo turba la nuova vita di Evan. Niente, praticamente lui a questo punto deve alla sua ex moglie June $68.000 di mantenimento.
solo. Anche Jun nel frattempo però si risposa. Jun si risposa con Mario. Ah no, ho sbagliato Jun. Jun si risposa con un uomo di nome Dave Schwartz. I due ex coniugi, quindi sia Jun che Evan, si rifanno tutti e due una vita. Evan è tendenzialmente un padre assente con suo figlio Jordan e sembra che preferisca in qualche modo concentrarsi sulla sua nuova famiglia. Ma il minivan di Michael Jackson si guasta. E qui molliamo un attimo Evan Chandler e torniamo al nostro re del pop. Michael si reca in un'agenzia di autonoleggio per prendere una nuova auto. Il proprietario dell'agenzia di autonoleggio è Dave Schwartz, ragazzi, il nuovo marito di June, ovvero la ex moglie di Evan Chandler, ovvero insomma i genitori di Jordan Chandler. Quando Dave Schwartz vede arrivare Michael Jackson, a momenti gli viene un coccolone perché il figlio di sua moglie, Jordan Chandler, è un fan sfegatato di Michael Jackson, quindi Dave chiama immediatamente June e le dice: June, non puoi capire, sta arrivando Michael Jackson, prendi Lily e Jordan e venite tutti qui. Lily, tra parentesi, è la nuova figlia, cioè June ha fatto una figlia con Dave Schwartz, Lily. June si presenta con i suoi due figli, quindi la piccolina Lily che ha 6 anni e il figlio grande Jordan che ha 12 anni, e quando lo vede June dice a Michael: ah, ma noi ci siamo già incontrati, Jordi una volta ti ha fermato in un ristorante e da allora sei diventato il suo mito, compra tutti i tuoi CD, imita i tuoi balli, quando ti hanno preso fuoco i capelli, te lo ricordi quando ti hanno preso fuoco i capelli? Jordi ti ha mandato un disegno con il suo numero di telefono e tu lo hai chiamato per ringraziarlo, tu gli hai fatto fare un'audizione ma purtroppo non è stato scelto, ti ricordi di lui? Poi poco dopo ci hai regalato dei biglietti per venirti a vedere al band tour e poi non ci siamo più sentiti. Michael, fai una cosa, annotati il numero di Jordi e qualche volta richiamalo, per favore, faresti la sua felicità se lo chiamassi di nuovo. Guarda, se prendi il suo numero non c'è bisogno che paghi l'auto, perché giustamente Michael Jackson, poverino, bisognoso di questi favori economici. Qualche giorno dopo Michael Jackson effettivamente telefona al piccolo Jordan e praticamente Michael va a trovare a casa June e Dave, insomma, e Lily e Jordan, insomma, nasce, ragazzi, tra Michael Jackson e la famiglia Chandler Schwartz un'amicizia. Infatti Michael andrà a trovare da questo momento in poi June a casa tante volte e quando il suo ex marito Evan lo verrà a sapere, ma ragazzi, cioè improvvisamente tornerà a essere il padre di Jordan, tornerà a interessarsi al figlio, capito? Cioè lui, oltre a essere un dentista, uno scrittore, uno sceneggiatore, è anche un illusionista. Puff, riappare e invita Jordan e il suo nuovo amichetto Michael Jackson a casa sua. Michael accetta l'invito e durante l'incontro Papa Evan gli dice: tu mi piaci, sai una cosa, costruirò un'altra ala in questa casa, così potrai rimanere qui e passare più tempo a casa mia. E Michael gli dice: boh, ok, va bene, basta che non mi fai i denti. Evan, ragazzi, ci prova veramente a costruire una nuova ala in casa sua per Michael Jackson, ma scopre che non può ottenere l'autorizzazione a procedere con questo tipo di lavori edili. Questioni burocratiche, cioè non puoi prendere e costruire un pezzo di casa in più per farci vivere Michael Jackson. Papa Evan al che dice a Michael: guarda Michael, facciamo così, che ne dici di costruirmi tu una nuova casa? Michael fa finta di niente e la vita di tutti i giorni va avanti. Evan si vanta con amici e conoscenti del fatto che Michael Jackson sia amico di suo figlio, lo va dicendo proprio a tutti, ma a un certo punto la situazione inizia a non piacergli più. Perché?
perché Michael e June vengono fotografati sempre più spesso insieme ai figli Lily e Jordan. Sembrano una vera famiglia. Michael sembra comportarsi con entrambi i marmocchi come un padre, tanto che i giornali parlano della famiglia adottiva di Michael Jackson. Qui lo vediamo mentre tiene per mano la piccola Lily. Come vedete, Jordan e June gli camminano accanto. In generale, ragazzi, Lily è spesso in braccio a Michael, lui proprio sembra che l'adori, e questo è un particolare molto rilevante perché in futuro la piccola Lily verrà totalmente esclusa dalla narrazione, perché dovrà passare l'idea che Michael avvicinasse solo marmocchi maschi quando non era vero. Ma andiamo per ordine. Secondo i giornali del 1992, come ad esempio questo qui, Michael Jackson chiamerebbe June al telefono 4 volte al giorno, comprerebbe migliaia di giocattoli ai due marmocchi, Lily e Jordan, e passerebbe tutte le notti a letto con June e i figli mangiando pizza e guardando la TV. Ad aprile Michael Jackson si trasferisce a casa di June per 30 giorni pagando tutte le spese di casa. Finiti questi 30 giorni, Michael porta la sua famiglia adottiva a Monaco per i Music Awards e lì presenta loro la famiglia reale di Monaco, perché a Monaco c'è una famiglia reale. Ora, Dave Schwartz in tutto ciò dov'è? Cioè, il nuovo marito di June dove sta mentre June e i figli vanno in giro per il mondo? Nello zoo di Michael insieme ai cervi, all'autonoleggio, ragazzi. Lui lavora, Dave Schwartz lavora, e ovviamente vedere sui giornali sua moglie June, sua figlia Lily e Jordi, comunque il suo figliastro, diciamo, vederli descrivere come la nuova famiglia di Michael Jackson, ma non gli piace per niente. Evan Chandler dal canto suo, cioè il dentista, ragazzi, il primo marito di June, ve lo ricordate, va su tutte le furie per la gelosia, ma non perché è geloso dell'ex moglie che esce con Michael Jackson, no, è perché vuole essere adottato pure lui, cioè si sente escluso e pretende che Jordan e Michael passino del tempo anche con lui. Quindi, ragazzi, al ritorno da Monaco, per evitare di sollevare conflitti familiari importanti, Michael Jackson, il re del pop, ragazzi, si accolla di passare 5 giorni a casa di Evan Chandler insieme a Jordi. Siamo nel maggio 1993. Ci siamo quasi. Passati questi 5 giorni trash a casa di Evan, Michael decide di interrompere ogni contatto con lui, cancellandolo dalla sua vita. Lo ghosta. Tuttavia non fa lo stesso con la famiglia adottiva, continuando a frequentare regolarmente June, Lily e Jordi, cioè Jordan detto Jordi. Ma c'è di più, ragazzi. Durante i weekend, in teoria riservati a suo padre Evan, il piccolo Jordan decide di non andare da lui. E perché? Perché preferisce trascorrere il suo tempo a Neverland, nel ranch di Michael, insieme a Lily e sua madre June. Non solo perché Neverland è una figata, cioè soprattutto perché Neverland è una figata, ma anche perché in questi fine settimana Michael gli fa tanti regali costosi e porta June, Lily e Jordan in giro per il mondo con l'aereo privato della Sony, figata anche questa, facendoli soggiornare in lussuosi hotel 5 stelle. Si dice addirittura che Michael abbia fatto alla madre di Jordan, June, tutta una serie di doni di alto valore, tra cui gioielli Cartier, un buono da $7.000 in un negozio di alta moda e 2 borse firmate. Ma saranno Hermès? Praticamente, ragazzi, non ci giriamo intorno, tutto fa pensare che Dave Schwartz sia cornuto. Sembra che Michael e June abbiano una relazione dall'esterno, anche perché lei è una modella, no? Cioè comunque una donna molto attraente, e i tabloid giocano molto su questo sospetto, fanno insinuazioni di questo tipo, fanno capire che ci sia qualcosa. Ora, Evan Chandler non riesce a sopportare il fatto che suo figlio Jordan sembri preferire la compagnia di Michael alla sua. È a questo punto che decide di agire. Evan Chandler contatta un avvocato. Non un avvocato qualsiasi, ragazzi, ma l'avvocato Barry Rothman. Sblocchiamo il personaggio dell'avvocato Rothman. Barry Rothman è una figura controversa con una reputazione discutibile. È conosciuto per essere uno che
frega le persone, Rothman ha un passato segnato da una serie di controversie legali e finanziarie. Debitore verso più di 30 creditori, Rothman è stato oggetto di numerose denunce e azioni disciplinari. È in ritardo di $16.800 nel pagamento degli alimenti ai figli, non paga gli stipendi ai dipendenti e in più è indietro di $53.000 nel pagamento dell'affitto del suo ufficio legale. Per questo motivo l'agenzia immobiliare gli fa causa, ma lui si difende controquerelando l'agenzia. Sentite com'è furbo, cioè lui denuncia l'agenzia a cui non paga l'affitto da mesi, dichiarando che la sicurezza dell'edificio sia inadeguata, al punto che i ladri addirittura erano riusciti a entrare nell'ufficio e a rubargli i soldi dell'affitto. La gravità della situazione dell'avvocato Rothman è tale che, per non farsi pignorare pure le mutande, si mette ad aprire conti bancari all'estero e società di comodo a manetta per occultare i suoi beni. Società di comodo significa che ste società esistono ma non fanno nulla, cioè non praticano. Non finisce qui. Nel 1992, quindi un anno prima rispetto a quando Evan Chandler si reca da lui, l'avvocato Rothman aveva giusto rappresentato una cliente per un caso di custodia dei figli e mantenimento. Attenzione, la cliente accusava suo marito, tra le altre cose, di aver il loro figlio. Ebbene, a un certo punto questa cliente licenzierà Rothman perché si accorgerà che Rothman le ha gonfiato la fattura, e al che Rothman incredibilmente passerà a rappresentare la società del suo ex marito, un uomo che fino a pochi giorni prima era stato accusato dalla sua stessa cliente di su un minore. Questa è l'integrità professionale dell'avvocato Rothman, leale come Vanna Marchi quando vendeva il sale. Non finisce qui. Rothman dichiara bancarotta affermando di avere debiti per $800.000 senza alcun attivo, cioè senza fondi per coprire i debiti, ma in realtà si scopre presto che l'avvocato Rothman possieda un attivo di $133.000, quindi l'agenzia immobiliare minaccia di citarlo in giudizio per truffa ai danni dei creditori e Rothman ritira immediatamente la richiesta di bancarotta. È proprio a quest'uomo, con un'etica professionale dubbia, che Evan Chandler decide di rivolgersi. Ma perché? Perché cosa si rivolge a lui? Non sappiamo esattamente con quale idea Evan Chandler sia entrato, sappiamo per certo con quale idea ne è uscito. Evan Chandler inizia a sparlare Michael Jackson, dicendo in giro che abbia il suo figlio dodicenne Jordan Chandler. Praticamente Evan dice: io ho iniziato ad avere sospetti di questa cosa proprio durante i 5 giorni trash in cui Michael ha dormito da me. Infatti un giorno, ragazzi, Evan sarebbe tornato, cioè in base alla sua versione, sarebbe tornato a casa da lavoro e avrebbe trovato Michael e Jordan addormentati nello stesso letto. Entrambi, a detta di Evan Chandler, erano vestiti, ma la posizione in cui erano messi lo aveva stranito. La testa di Jordi, infatti, era appoggiata sul petto di Michael e di fronte a questa immagine Evan era stato colto da un dubbio inquietante. Ma non facciamo che Michael e Jordan, cioè Michael con Jordan, cioè Michael Jordan, mamma June lo prende per pazzo. Per l'esattezza, Papa Evan riporta che lei lo mandò a Praticamente June gli dice: senti bello, a me non interessano le tue cospirazioni, anzi ti dico subito che in autunno ritirerò Jordan da scuola perché accompagneremo Michael in tour. Stach. Evan Chandler, ragazzi, va su tutte le furie e pare che le abbia detto: io ho le prove che Michael Jackson ha nostro figlio e se tu fai una cosa del genere le renderò pubbliche. Cioè, scusami, tu hai le prove e te le conservi? Ma denuncialo, scusa, ma che cacchio fai? Ma come ragioni? Fai vedere ste prove a June, fagliele vedere, dille: guarda June, guarda che cosa fa Michael Jackson con nostro figlio. Vedi di finirla che denuncio per prima a te e il tour ve lo faccio fare di tutte le prigioni americane. Evan a questo punto telefona a Dave Schwartz, l'attuale marito di June, il quale dal canto suo non può vedere Michael Jackson per ben altri motivi.
motivi, cioè perché gli sta soffiando la moglie apparentemente. Eppure, nonostante Dave Schwartz covi antipatia verso Michael, e giustamente mi viene da dire ha ragione, comunque lo stesso, ragazzi, non si fa convincere dalle illazioni di Evan Chandler, gli pare tutta una follia, tanto che sente l'esigenza di registrare la telefonata che oggi è pubblica e la può ascoltare chiunque. Io, ragazzi, vi riporto le parole pronunciate da Evan Chandler nella telefonata a Dave Schwartz. Io e Michael parlavamo molto, eravamo amici, mi piaceva e lo rispettavo e tutto per quello che è. Non c'era motivo che smettesse di chiamarmi. E già mi devo fermare, ragazzi, ma vi sembra normale che un padre si lamenti del fatto che Michael Jackson abbia interrotto i contatti con lui quando, secondo lui, Michael sarebbe colpevole di nei confronti del suo stesso figlio, accusa per la quale sostiene di avere delle prove? Mi sembra folle come cosa. Vabbè, comunque, continuiamo a leggere la telefonata. Dice Evan Chandler: mi sono seduto in camera un giorno e gli ho detto esattamente che non volevo più saperne di questa relazione. Lui ha distrutto la mia famiglia, mio figlio è stato sedotto dal potere e dal denaro di questo tizio. Quindi attenzione, Evan non solleva il problema delle presunte molestie nei confronti del figlio, non dice che Michael abbia fatto quelle cose, non lo dice neanche una volta, ma piuttosto lo accusa di avere distrutto la sua famiglia e di avere sedotto Jordan con la sua ricchezza. Ma perché non dirlo? Cioè, se il tuo timore è che Michael abbia fatto del male a tuo figlio, perché girarci intorno in una telefonata di sfogo con un amico? Perché comunque Dave Schwartz è amico di Evan, per questo parlano al telefono. Vabbè, poco dopo nella telefonata, ragazzi, dice Evan Chandler: è già tutto pronto, ci sono altre persone coinvolte che stanno aspettando la mia telefonata e che sono in determinate posizioni, le ho pagate per farlo, tutto sta andando secondo un certo piano che non è solo mio. Una volta fatta quella chiamata, questo tizio, presumibilmente, ragazzi, si riferisce al suo avvocato Rothman, distruggerà chiunque abbia davanti nel modo più losco, cattivo e crudele possibile, e gli ho dato piena autorità di farlo. E se vado avanti con questa cosa, vinco grosso, non c'è modo di perdere, ho controllato tutto, avrò tutto quello che voglio e loro saranno distrutti per sempre. June perderà e la carriera di Michael sarà finita. Quando Evan dice June perderà, penso che si riferisca alla custodia del figlio oppure alla testa. Al che, ragazzi, Dave Schwartz risponde, cioè chiede a Evan Chandler: questo aiuterà il ragazzo? Ed Evan, sentite cosa gli risponde: è irrilevante per me, questa cosa sarà più grande di tutti noi messi insieme, tutto si abbatterà su tutti e distruggerà tutti, sarà un massacro se non avrò ciò che voglio. Io lo considero solo un meccanismo per attirare attenzione, si ingrosserà da sé in modo tale che sfuggirà da ogni controllo. Questo avvocato è il più grande figlio di puttana che si potesse trovare. L'unica cosa che vuole è che tutto questo sia di pubblico dominio appena possibile. Deve essere grandioso, vuole umiliare più persone possibili. È bastardo e cattivo, è furbo ed assetato di pubblicità. Ma ha anche dei difetti. Dave Schwartz e June mettono Michael Jackson al corrente della situazione e così il cantante chiede al proprio avvocato di intervenire. L'avvocato di Michael del momento è l'avvocato Fields, il quale si rivolge a un personaggio che sembra uscito dalle regole del delitto perfetto, Anthony Pellicano, un investigatore di origini siciliane, che io mi immagino tipo con la coppola e il sigaro in bocca. Anthony Pellicano per prima cosa si reca da Jordan Chandler, lo guarda, cioè il ragazzino, no? Lo guarda dritto negli occhi e gli chiede: dimmi la verità, Michael ti ha mai toccato? Jordan risponde: no, assolutamente no. Allora, ragazzi, cioè, anche se fosse, non è che un adolescente risponderebbe di sì a uno sconosciuto che gli pone la domanda così a freddo, giusto? Diciamolo. E vi potrei trovare almeno 3 motivi. Uno, il ragazzino si potrebbe sentire in imbarazzo nel parlare di sé
con un adulto, cioè già è imbarazzante quando lo hai fatto con qualcuno con cui hai ritenuto socialmente accettabile farlo, tipo un tuo coetaneo del sesso opposto. Figuriamoci dire che lo hai fatto con un adulto e per giunta del tuo stesso sesso, che capito subentra pure la paura dell'omofobia, no? Di sentirsi inquadrare come omosessuale e disprezzare per questo, anche perché un adolescente che viene non è che pensa quell'adulto mi ha manipolato, mi ha indotto a farlo, ha fatto una cosa cattiva nei miei confronti. No, il ragazzino penserà di essere stato consenziente, di avere partecipato, di averlo voluto, capito? Difficilmente avrà gli strumenti per comprendere la complessità della manipolazione, a meno che non ci sia stata proprio una coercizione. Oltretutto Anthony Pellicano, lo vogliamo dire che magari non era la figura più adatta per fare a un ragazzino questo tipo di domande, essendo non uno psicologo o una figura di riferimento formata per questo tipo di interventi, ma un detective, che infatti con molta delicatezza gliel'ha chiesto così de botto: t'ha mai toccato Michael Jackson? Cioè, a 13 anni ti intimorisci facile perché pensi oddio, ce l'ha con me, ce l'hanno con me, ho fatto qualcosa di male. E questo è solo un motivo per cui secondo me un adolescente potrebbe rispondere facilmente di no, a prescindere che sia vero o falso. Motivo numero 2, c'è un secondo motivo, ragazzi. Il ragazzino, il marmocchio, potrebbe cercare di proteggere l'adulto aggressore perché gli vuole bene, perché non si rende neanche conto di quanto lui invece gli faccia del male. E ho persino un motivo numero 3, il ragazzino potrebbe non accettare di essere, cioè di avere subito determinate cose e quindi potrebbe non volerlo dire ad alta voce, altrimenti diventerebbe più vero, magari vuole fingere che non sia mai successo. Comunque vabbè, Anthony Pellicano chiede a Jordan, sempre molto delicatamente: e lo hai mai visto nudo? Jordan risponde di no, ovviamente, e basta. Jordan nega che sia successa qualunque cosa brutta con Michael, nega e solo a questo punto Anthony Pellicano si mette a indagare per trovare prove che scagionino Michael Jackson. 11 luglio 1993, Evan Chandler dice a June: voglio passare un po' di tempo con Jordi, che fa? Lo lasci venire da me per una settimana? June è titubante vista la situazione delicata, ma l'avvocato Rothman le dice: signora June, lei ha la mia parola che Jordi tornerà da lei tra una settimana. Perfetto, June non immagina che la parola dell'avvocato Rothman valga quanto un 2 di coppe quando la briscola ammazze e accetta. Il 12enne Jordan al che si reca dal padre, ma solamente un giorno dopo Evan dice a June: se non mi firmi questo documento non riavrai mai più indietro tuo figlio. Il documento stabilisce che lei non potrà portare Jordi fuori dalla contea di Los Angeles. Questo significa che lei e Jordi non potranno partire in tour con Michael Jackson. E in effetti nella telefonata a Dave Schwartz Evan diceva anche queste parole: loro ancora non lo sanno ma non andranno da nessuna parte. Tutto torna, era già tutto premeditato, ragazzi. June firma il documento perché non ha alternativa, ma comunque Evan non le ridarà indietro il figlio e inizierà tra i due una feroce battaglia legale per la custodia di Jordi. Ora, perché Evan Chandler ci tiene così tanto a non fare partire il figlio con Michael Jackson? Se è vero ciò di cui lo accusa, è facile, perché teme che Michael possa avere di nuovo l'occasione di fare del male a Jordi. Ma attenzione, nella famosa telefonata Evan Chandler diceva anche, se vi ricordate, di avere elaborato un certo piano con l'avvocato Rothman, un certo piano grazie al quale avrebbe ottenuto tutto ciò che voleva. E che voleva? È proprio a questo punto che il certo piano sembra iniziare a prendere forma. 15 luglio 1993. L'avvocato Rothman scrive una lettera a uno psichiatra, non per sé, come dovrebbe forse fare, ma allora praticamente nella lettera gli presenta un caso ipotetico, ovvero gli dice: caro psichiatra, se ipoteticamente, ma solo ipoteticamente, ci fosse un adulto di
di 35 anni che ha dormito con un minore e che gli ha fatto tanti regali e poi non lo so ragazzi, perché non sono riuscita a trovare la lettera allo psichiatra, credo che non sia mai stata resa pubblica, quindi non sappiamo cosa esattamente sia stato presentato nel caso ipotetico. Considerate che essendo un caso ipotetico potevano anche esserci dettagli inventati. Comunque, in sostanza la lettera diceva: se un adulto avesse fatto tutto questo a un minore, secondo lei, caro psichiatra, che cosa bisognerebbe fare per segnalare la senza che i genitori subiscano alcuna responsabilità, ad esempio venendo accusati di negligenza nei confronti del minore perché lo hanno lasciato per molto tempo in compagnia del suddetto adulto di 35 anni senza supervisione? Al che lo psichiatra gli risponde: caro avvocato Rothman, in questo caso ipotetico il genitore dovrebbe segnalare la questione al Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia. Mettiamo queste informazioni in tasca e andiamo avanti. 4 agosto 1993. Evan Chandler invita Michael Jackson in un hotel. Lui lo aspetta lì con il piccolo Jordi. Situazione per niente stressante per un dodicenne. Michael arriva accompagnato dall'investigatore Anthony Pellicano. Cosa è avvenuto durante l'incontro ce lo racconta proprio Anthony Pellicano, che dice: oh, per come Michael è arrivato, Evan lo ha abbracciato affettuosamente. Io basito. Al che, dice Pellicano, Evan ha tirato fuori la lettera dello psichiatra e ha iniziato a leggerla ad alta voce. Tutto ciò davanti al figlio Jordi. Anche qui situazione per niente stressante per un dodicenne che a questo punto starà già pensando alle droghe. Ora, in base alla versione di Anthony Pellicano, nel momento in cui Evan ha iniziato a leggere le parti riguardanti la sui minori, Jordi avrebbe guardato Michael con un'espressione sorpresa, come per dire: io non ne so niente, non ho detto io queste cose. Jordi infatti continua a negare categoricamente che Michael gli abbia mai fatto qualcosa di male, nega di averlo mai visto senza vestiti e nega di avere mai subito comportamenti inappropriati di qualunque tipo da parte sua. Sempre in base alla versione di Anthony Pellicano, Evan Chandler a questo punto avrebbe detto a Michael: io ti rovinerò! E se ne sarebbe andato come una star. L'incontro si sarebbe poi spostato nell'ufficio dell'avvocato Rothman, dove lui e il suo cliente avrebbero chiesto a Michael 20 milioni di dollari per risolvere la questione. Non ve lo aspettavate, immagino. Per 20 milioni di dollari Evan Chandler sarebbe disposto a dimenticare il fatto che Michael Jackson abbia fatto certe cose a suo figlio. Sarebbe disposto a non farle sapere a nessuno, sarebbe disposto a lasciarlo impunito e a lasciarlo libero di fare la stessa cosa ad altri ragazzini. Per 20 milioni di dollari. Allora, mi puzza tutto. Evan Chandler non è un uomo sfortunato, ragazzi, non è una persona in difficoltà finanziarie che ha un disperato bisogno di quel denaro per tirare avanti. È un dentista di Beverly Hills, è abituato a lavorare con le celebrità e a godere di uno stile di vita agiato. Quindi, se veramente sospettava che Michael Jackson avesse fatto determinate cose a suo figlio, poteva permettersi di denunciarlo, capito? Il fatto che abbia richiesto un accordo così tanto lucrativo mi lascia perplessa. Ma perché Evan Chandler chiede proprio 20 milioni di dollari? È una cifra a caso? È il prezzo della salute mentale di Jordan? No, il suo progetto è finanziare 4 sceneggiature, ognuna con un budget di 5 milioni di dollari, e infatti non chiede a Michael 20 milioni di dollari, gli chiede 5 milioni per ogni sceneggiatura. Una somma notevole. Per renderci conto di quanti siano 20 milioni, ragazzi, pensate che è il prezzo di Neverland. Michael ha acquistato un ranch di 10 km quadrati con 20 milioni di dollari. 13 agosto 1993. Anthony Pellicano torna nell'ufficio di Rothman e, sventolandogli il sigaro davanti, questa è la mia immaginazione ovviamente, gli fa una controfferta. Gli dice: avvocato Rothman, 20 milioni non sono una cifra accettabile. Offriamo al suo cliente un accordo per una sceneggiatura. 350.000 dollari e siamo tutti contenti. Ma l'avvocato Rothman rifiuta e avanza una controfferta. O 3 sceneggiature o niente. Anthony Pellicano rifiuta e gli dice:
Avvocato Rothman, ci vediamo in tribunale. A questo punto subentra il piano B per Evan e l'avvocato Rothman: denunciare Michael Jackson e ottenere un cospicuo risarcimento. Ma c'è un problema, non hanno niente in mano, non hanno prove concrete del fatto che Michael abbia fatto quelle cose a suo figlio. La lettera dello psichiatra non regge, essendo basata su una situazione ipotetica che potrebbe anche essere totalmente inventata. E c'è un'altra complicazione: non hanno il supporto di Jordan, che continua a negare qualsiasi accusa e a sostenere l'innocenza del suo amico Michael. E così Evan si trova di fronte a una sfida, ha bisogno di una prova ed è disposto a qualsiasi cosa pur di ottenerla. E quando dico qualsiasi cosa intendo proprio qualsiasi cosa. Evan Chandler fa un nuovo trucco di magia: si trasforma in un cato di munnizza. Un giorno Evan Chandler decide di portare con sé suo figlio nel suo studio dentistico. Lì si trova anche Mark Torbiner, l'anestesista dentale che collabora con Evan. I due medici somministrano al ragazzo un farmaco noto come siero della verità, l'amobarbital, comunemente chiamato Amital. Si tratta di un farmaco psichiatrico al sodio noto per indurre uno stato ipnotico nelle persone. In passato si credeva che l'amobarbital avesse il potere di fare rivivere i ricordi a persone affette da amnesia ed era utilizzato anche sui soldati rientrati dalla seconda guerra mondiale, ma gli studi successivi hanno completamente smentito questa teoria, andando a rivelare i veri effetti del farmaco. Le persone sotto l'effetto dell'amobarbital diventano estremamente suggestionabili e anche una semplice domanda potrebbe innescare la formazione di false memorie nella loro mente. Gli esperimenti hanno dimostrato che le persone sotto l'effetto dell'amobarbital possono essere facilmente influenzate a dire cose che, ragazzi, sono palesemente false. Ad esempio, se sei sotto l'effetto del farmaco e ti dico: ah, ma è vero che ieri sei stato rapito dagli alieni e portato su un'astronave? Ti ricordi che intorno a te era tutto blu e c'era un alieno grigio? Ecco, al tuo risveglio è possibile che quelle idee si trasformino in ricordi nei quali credi fermamente. C'è un caso noto persino in giurisprudenza, tra l'altro. Si tratta, cioè forse però non era ancora successo in questi anni. Comunque si tratta del caso dei falsi ricordi di Ramona. In California una giovane di nome Holly Ramona praticamente aveva accusato suo padre di avvenute durante l'infanzia, ma sorprendentemente il padre ha citato in giudizio lo psichiatra della figlia, perché durante le sessioni di terapia a quanto pare le aveva somministrato proprio l'Amital, e questa pratica è stata considerata come un fattore che potrebbe aver indotto nella ragazza falsi ricordi. Considerate che il padre alla fine ha vinto la causa perché si è ritenuto ragionevole ipotizzare che l'uso dell'Amital avesse influenzato la formazione di false memorie nella ragazza. Ora, chiariamo una cosa: l'amobarbital può veramente influenzare, cioè aumentare la tendenza a dire la verità. Perché però bisogna capire in che modo l'amobarbital agisce nel cervello. Il cervello in sostanza entra in uno stato di dormiveglia, come quando dormi però senti anche un po' quello che succede intorno a te e magari se ti fanno delle domande parli, però hai gli occhi chiusi, un po' stai sognando, un po' sei sveglio. Tra l'altro ieri mi è successa, proprio ieri sera mi è successa una cosa che mi ha fatto riflettere su questo stato. Praticamente stavo leggendo la favola della buonanotte ad Alaska, non so se conoscete il cartone animato Bluey. Praticamente questo libro raccontava di Bluey che trova tipo un telecomando, uno xilofono magico con il quale riesce a bloccare per finta ovviamente le persone intorno a sé. E in sostanza a un certo punto Alaska mi ha detto: Lui non può sbloccare il suo papà. io ero già in quella fase di dormiveglia in cui rispondevo alle cose che lei mi diceva, però un po' stavo anche sognando, e le ho risposto: sì, perché Bluey è morto. Penso di averle procurato il primo trauma della sua vita. Secondo me è in questo stato strano che ti mette l'Amital, da quello che ho capito. Sono qui a costituirmi per la scienza. Comunque basta divagare, in sostanza quindi il cervello entra in questo stato di
Il cervello entra in questo stato di dormiveglia e in questo stato, ragazzi, andiamo a noi, il cervello tende a dire quello che è più facile perché tipo risparmia energie e di solito è più facile dire la verità che inventare una bugia, no? Per inventare una bugia devi ricorrere a processi più complessi, a livelli di pensiero diciamo più complessi. Per questo si credeva che l'Amital fosse un siero della verità. Tuttavia c'è una cosa che è più facile da dire della verità, ovvero ciò che compiace chi ti pone le domande. Ad esempio, se ti pongo la domanda cosa hai fatto con Michael ieri notte, magari sarai anche propenso a raccontare la verità se hai le energie per farlo, perché ti sto facendo una domanda obiettiva, no? Trasparente. Ma se ti chiedo, magari con una certa urgenza, è vero che Michael ti ha fatto questo, quello e quell'altro? Potresti semplicemente compiacermi e dire sì, è vero, non è sicuro, ma è possibile ed è anche probabile. Ma quindi cosa dice Jordi sotto l'effetto del farmaco? Ebbene, Evan Chandler annota ogni dettaglio di quella giornata nel suo diario, permettendoci di conoscere tutti i dettagli. Abbiamo trovato l'anima gemella di Ruby Frankie. Nel diario Evan Chandler descrive in che modo abbia indotto idee false a suo figlio mentre era sotto ipnosi. Vi riporto le sue parole, scritte ripeto nel suo diario. Chiesi a Jordan di parlarmi di lui e di Michael. Mentendo, gli dissi che avevo controllato la sua stanza e sapevo tutto, ma volevo sentirlo da lui. Aggiunsi che ero a conoscenza dei baci e della lo posso dire. In realtà non avevo nessun elemento, ma speravo che così si sarebbe aperto. Passò un'ora dopo le mie parole e Jordi rimase in silenzio. Jordi secondo me qua era in silenzio perché magari stava sognando la scena. Questa è un po' la mia teoria basata sui miei studi durante le favole della buonanotte. Un'ora dopo Evan Chandler torna a incalzare il figlio e gli chiede: Michael ti ha mai toccato? Qui non posso pronunciare alcune parole, ragazzi, quindi userò questa comoda bambolina quando ho bisogno di farvi capire a quale parte del corpo mi riferisco. Jordi esita qualche secondo e poi risponde di sì. Dal suo risveglio Jordi racconterà di avere subito molte cose da Michael Jackson. Non sapremo mai se i suoi ricordi siano reali e il farmaco lo abbia solo indotto a dire la verità o se siano false memorie. E la cosa peggiore è che non lo saprà mai nemmeno Jordi stesso. Evan, ragazzi, non lo sapeva, cioè non sapeva se il figlio avesse effettivamente subito certe cose da Michael, era solo un suo sospetto che Jordi aveva costantemente negato, ma comunque Evan, pur di avere questa prova, ha deciso che valeva la pena correre il rischio di innescare in suo figlio il ricordo di un trauma che possibilmente non aveva vissuto. Jordi magari aveva vissuto il suo sogno di diventare niente meno che l'amico del suo idolo, praticamente il sogno di ogni tredicenne del mondo, e il padre potrebbe avere trasformato questo suo ricordo in un incubo per 4 sceneggiature. Quando verrà chiesto a Evan Chandler, che tra l'altro si sente un genio secondo me per avere fatto questa cosa, tanto da annotarla, no, in un diario, ma quando gli viene chiesto con orrore per quale razza di motivo abbia somministrato un potente barbiturico a suo figlio tredicenne, la risposta sarà per motivi odontoiatrici. Mio figlio aveva bisogno di un lavoro ai denti, dovevo estrargli un dente, gli abbiamo somministrato l'Amital come anestesia e lui spontaneamente ha iniziato a fare le confessioni su Michael Jackson. Ma questa versione è improbabile per diverse ragioni. In primo luogo, il diario di Evan documenta come lui abbia posto proprio domande specifiche al figlio sotto l'effetto del farmaco, no? Cioè lui nel diario scrive chiesi a Jordan di parlarmi di lui e di Michael, mentendo gli dissi che sapevo tutto. Quindi non è vero che Jordi ha iniziato a parlare spontaneamente. Inoltre l'uso dell'Amital per scopi dentistici è altamente inusuale, visto
che si tratta di un farmaco psichiatrico, non è adatto per procedure odontoiatriche, cioè che c'entra? Per di più, l'Amital è un farmaco che non dovrebbe essere usato sugli adolescenti, perché se usato male può essere fatale. Spero di non sbagliarmi, ma se non erro si tratta dello stesso farmaco appartenente alla famiglia, diciamo, dei sedativi che hanno causato decessi molto famosi come quello di Marilyn Monroe e quello di Jimi Hendrix, appunto i barbiturici. Medici, correggetemi se sbaglio. Ma cosa ci dice l'anestesista Mark Torbiner, colui che ha somministrato il farmaco al ragazzino? Mark Torbiner, che noi chiameremo per comodità Mark Torbido, se ne lava le mani e dice: se io l'ho usato è stato solo per scopi dentistici. Non se lo ricorda, capito? Ma siccome poi gli dicono guarda, non è possibile usarlo per scopi dentistici, allora Mark Torbido cambia versione e dice no, allora non l'ho usato proprio. Si scoprirà che anche Mark Torbido sia proprio un bel soggetto. Pare infatti che somministri alle celebrità farmaci come la morfina e il Demerol per scopi diversi da quelli medici, si intende. Oltretutto, ragazzi, Mark Torbido, da quello che ho capito, ha fatto un trapianto di capelli all'avvocato Rothman, cioè l'avvocato di Evan, no? Cioè, Mark Torbido è un anestesista odontoiatrico e ha fatto il trapianto di capelli all'avvocato Rothman. Cioè, praticamente è la banda Bassotti, il trio truffaldino. 16 agosto 1993. Mamma June chiede legalmente la custodia di suo figlio Jordan, che ancora in tutto ciò è sequestrato dal padre Evan. Evan reagisce immediatamente. E come reagisce immediatamente? Allora prende il figlio Jordi e lo porta dallo psichiatra, quello della lettera ipotetica, ve lo ricordate? Il piccolo Jordi racconta di essersi scambiato con Michael baci non soltanto in bocca e di essersi toccati a vicenda, insomma quella, soprattutto là. In base alla sua versione però non ci sarebbe mai stata un'infiltrazione. Non ho trovato un sinonimo migliore, scusate. E quindi che cosa significa questa cosa? Che niente di ciò che racconta Jordi può essere provato attraverso un esame medico. L'esame medico avrebbe potuto provare solo ed esclusivamente l'infiltrazione. Quindi tutto ciò che esiste per accusare Michael è la storia di un ragazzino al quale è stato somministrato l'amobarbital e che prima di questo farmaco aveva sempre negato. Vi riporto alcuni estratti della deposizione di Jordan Chandler, detto Jordi, censurando, ragazzi, alcune parti più in cui vengono riportati troppi dettagli, censurando anche alcune parole. Io, Jordan Chandler, dichiaro: sono nato l'11 gennaio 1980 e ho 13 anni. Frequento la seconda media. Ho incontrato Michael per la prima volta quando avevo 5 anni in un ristorante che mia madre, il mio padrigno e io frequentavamo spesso. Nel maggio del 1992 ho incontrato nuovamente Michael presso l'attività di noleggio auto del mio padrigno. Il mio padrigno mi ha chiamato dicendomi che Michael era presso l'autonoleggio e che dovevo andare a vederlo. Successivamente ho appreso dal mio padrigno che l'auto di Michael si era guastata e che lui era lì per prendere un'altra auto mentre la sua veniva riparata. Dopo aver incontrato Michael all'autonoleggio, lui ha iniziato a chiamarmi al telefono. Dal maggio 1992 fino al febbraio 1993, quando ho trascorso il mio primo weekend con Michael a Neverland, ho ricevuto molte telefonate da Michael. Durante almeno una parte di questo periodo, Michael era in tour e mi chiamava da vari posti nel mondo. In alcune occasioni queste conversazioni telefoniche duravano fino a 3 ore. Michael e io parlavamo di videogiochi, del Ranch Neverland, di combattimenti con l'acqua e di persone famose che lui conosceva. Verso febbraio 1993 mia madre, Lily, la mia sorellastra e io siamo andati a Neverland su invito di Michael. Noi 3 siamo stati insieme nell'area degli ospiti. Non ho trascorso la notte con Michael. È stato un viaggio di un weekend. Ho trascorso l'intero weekend con Michael. Siamo andati in moto d'acqua in un piccolo lago che lui aveva. Abbiamo visto gli animali che aveva a Neverland, giocato ai videogiochi e fatto un giro sui go-kart. Una sera ci ha portato a me e Lily al Toys R Us, che credo sia un negozio di giochi, e potevamo prendere tutto ciò che volevamo, anche se il negozio era chiuso e è rimasto aperto solo per la nostra visita. A fine marzo 1993 mia madre, Lily e io siamo andati a Las Vegas come ospiti di Michael, abbiamo volato su un aereo privato, abbiamo soggiornato in una grande suite all'Hotel Mirage. Mia madre e Lily condividevano una camera. Siamo stati al Mirage Hotel per circa una settimana.
Una notte Michael e io abbiamo guardato il film L'esorcista nella camera di Michael a Neverland. Quando il film è finito ero spaventato. Michael mi ha suggerito di passare la notte con lui e così ho fatto. Direte voi, adesso arriva la parte brutta, no? Adesso Michael farà qualcosa. E invece prosegue la dichiarazione di Jordi. Anche se abbiamo dormito nello stesso letto, non c'è stato alcun contatto fisico. Da quel momento, ogni volta che io e Michael eravamo insieme, dormivamo nello stesso letto. Abbiamo trascorso altre 2 o 3 notti nello stesso letto a Las Vegas. Anche in quelle occasioni non c'è stato alcun contatto fisico. Dopo essere tornato dal viaggio a Las Vegas, la mia amicizia con Michael è diventata molto più stretta. Mia madre, Lily e io abbiamo iniziato a fare frequenti visite a Neverland. A Neverland dormivo sempre nel letto con Michael. Ho anche dormito nel letto con Michael a casa mia e negli hotel a New York, Florida ed Europa. Siamo stati insieme fino a quando la nostra relazione è finita nel luglio 1993. Quindi in pratica niente, ragazzi, tutto pulito. Poi improvvisamente Jordi si ricorda che deve raccontare gli evidentemente perché torna indietro nel tempo e infatti la sua dichiarazione prosegue così. Durante la nostra relazione Michael ha avuto contatti di quel tipo con me in molte occasioni. Ci sono stati contatti fisici tra Michael e me e l'incremento è stato graduale. Il primo passo è stato quando Michael ha cominciato ad abbracciarmi. Il passo successivo è stato quando mi ha dato un bacio veloce sulla guancia. Poi ha iniziato a baciarmi sulle labbra. Nonostante Jordi abbia quindi ricostruito tutti gli eventi in ordine cronologico, gli aneddoti li racconta a parte, in sequenza, non li inserisce nel loro contesto, non li racconta, non li inserisce ecco nella cronostoria. Vabbè, dopodiché Jordi racconta che Michael abbia iniziato a baciarlo alla francese, diciamo, e racconta di avere reagito dicendogli no Michael, non mi piace questa cosa, non la voglio fare, e al che Michael avrebbe iniziato a piangere, dicendogli ma non c'è niente di male, non è che perché la maggior parte delle persone pensa che una cosa sia sbagliata allora lo è, insomma lo avrebbe fatto sentire in colpa per avergli detto di no, ma non finisce qui. A quel punto Michael avrebbe detto a Jordi, in base alla versione di Jordi, però Brett Barnes, che sarebbe l'altro marmocchio amico suo, mi bacia in questo modo ed è un modo in cui lui mi dimostra che mi vuole bene. Evidentemente lui mi vuole più bene di te. Jordi dichiara infine che in seguito Michael si sarebbe insomma avvicinato molto contro di lui. Continuo a leggervi la sua dichiarazione. Durante il maggio del 1993 mia madre, Lily e io siamo andati con Michael a Monaco in Europa. Michael e io avevamo entrambi il raffreddore, quindi siamo rimasti nella stanza tutto il giorno mentre mia madre e Lily erano fuori. E allora che le cose sono davvero sfuggite di mano. E qui ragazzi Jordi racconta di avere fatto il bagno con Michael senza costume, tutti e due senza costume. Poi nel resto della deposizione Jordi scende nei dettagli di quello che Michael gli avrebbe fatto in seguito, ma si è capito, cioè non ve li riporto questi dettagli perché si è capito tutto tranne l'infiltrazione. Conclude Jordi: Michael mi ha detto che non dovevo dire a nessuno quello che era successo, ha detto che era un segreto. La mia relazione con Michael è terminata quando mio padre ha ottenuto la mia custodia nel luglio 1993 e io ho iniziato a vivere stabilmente a casa di mio padre. Quindi la testimonianza si conclude con un inno al padre, praticamente, che lo ha salvato da Michael. Applausi a Evan per averlo salvato. Lo psichiatra, dopo queste, cioè in tutto ciò ricordiamo che Jordi tutte queste cose le racconta allo psichiatra e lo psichiatra dopo queste 3 ore di deposizione dell'orrore denuncia il tutto alla polizia e Michael viene ufficialmente indagato. Ciò accade mentre lui è già in tour, il famoso tour in cui in teoria lo dovevano seguire June, Lily e Jordi, il Dangerous Tour. 22 agosto 1993, la voce raggiunge i giornalisti e inizia il circo mediatico. Michael Jackson, una delle icone più famose del mondo della musica, ora domina le prime pagine di tutti i giornali, ma non per la musica. Solo nell'area di Los Angeles ci sono 23 canali di news che parlano di lui. 23. In mezzo a questo clamore, una persona interna al Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia fornisce illegalmente, sotto banco,
una copia addirittura del resoconto delle accuse a una giornalista. La giornalista in questione è destinata a diventare la prima voce del caso Jackson, Diana Diamond, che sta al caso di Michael Jackson come Selvaggia Lucarelli sta al caso dei Ferragnez, è suo. Le copie degli abusi subiti da Jordi vengono vendute tra i giornalisti al prezzo di $750, uno spaccio dell'orrore che viola gravemente la privacy di un tredicenne. I dettagli più crudi della deposizione vengono infatti sbattuti sui giornali di gossip, sui tabloid, e in tutto ciò la vendita di informazioni diventa un mercatino. Le trasmissioni televisive offrono ingenti somme di denaro a chiunque possa fornire un nuovo dettaglio che incrimini Michael Jackson. Più grave sarà l'accusa, più alto sarà il compenso offerto. Sapete chi a me offre un'ingente somma di denaro? Lo sponsor del giorno, NordVPN! A proposito di jet privati e vacanze in posti da sogno, NordVPN a questo giro vi fa una proposta che non potete rifiutare. Se acquistate dall'Italia entro il 30 maggio uno dei piani biennali di NordVPN, riceverete da 10 euro a 50 euro di carta regalo GoGift. Una roba che potrete riscattare in siti di viaggi come Flixbus, Italo, Airbnb e Smartbox. Oltre questo, ovviamente, abbonandovi a NordVPN attraverso il link che trovate giù nell'info box, avrete il solito super mega sconto riservato a voi, membri speciali dell'oligarchia del gusto, nonché 4 mesi di abbonamento in omaggio se scegliete il piano biennale. Ragazzi, che vi devo dire? Sconto sull'abbonamento, 4 mesi in omaggio, buono sconto per viaggiare, a momenti è NordVPN a pagare voi. Ma giustamente vi starete chiedendo: Che cavolo è NordVPN? Cioè, a che serve? NordVPN serve per navigare da ovunque vogliate. Ad esempio, io che vivo in Italia, per studiare il caso di Michael Jackson, avevo bisogno di vedere il documentario Shock Living Neverland. Purtroppo non è disponibile in Italia. È stato trasmesso una volta, ma poi è stato bandito, praticamente condannato alla damnatio memoriae. Ma aprendo la mappa di NordVPN e cliccando su Londra, il mio PC si è convinto di trovarsi in Gran Bretagna ed eccomi qui traumatizzata e pentita perché ho visto Living Neverland. NordVPNatevi e guardate anche voi documentari devastanti, ma fatelo su una spiaggia dei Caraibi, sfruttando la GoGift card. Andiamo avanti. Stella e Philippe Lamarck, entrambi ex governanti della residenza di Michael Jackson, presumibilmente fratelli, anche se la certezza matematica non ce l'ho, cioè non ho capito in realtà perché abbiano lo stesso cognome sti due, nel dubbio ho deciso che sono fratelli. Sono i primi a vendere notizie sti due. Stella Lamarck è legata sentimentalmente a Paul Barresi, famoso come regista di film per adulti. Ora però ha cambiato vita ed è diventato un detective privato. Paul Barresi praticamente mette Stella Lamarck in contatto con il giornale The Globe of Britain. I Lamarck offrono al giornale informazioni sensazionalistiche su Michael Jackson richiedendo un compenso di $500,000, ma il giornale contratta e accetta, però dice no, $500,000 sono assai, vi posso dare $15,000. I Lamarck si fanno due conti e accettano. Ve l'ho detto ragazzi, tipo mercatino. Philippe Lamarck racconta in TV un episodio bizzarro. Una notte, verso le 2 del mattino, Michael Jackson lo avrebbe svegliato chiedendogli frittelle francesi. Una volta preparate, Philippe, secondo il suo racconto, avrebbe contattato le guardie del corpo e avrebbe chiesto loro: dov'è la volpe blu? Questa è una citazione testuale, ragazzi. Volpe blu sarebbe il nome in codice di Michael, a detta dei Lamarck. Vabbè, comunque più avanti negli anni vedremo che Philippe Lamarck si contraddirà e dirà che il nome in codice era la volpe argentata. Comunque, la sicurezza al che gli avrebbe detto che Michael si trovava nell'Arcadia, una stanza di Neverland con 2 ingressi. Philippe Lamarck al che si sarebbe avvicinato alla stanza, sarebbe entrato dall'ingresso sul retro e avrebbe visto
visto Michael toccare Macaulay Culkin mentre questi giocava a un videogioco. Philippe Lamarck al che non è che si mette a urlare pezzo di maniaco, no, in base alla sua versione lui si sarebbe al che ritirato in punta di piedi, cioè sarebbe uscito in punta di piedi senza farsi notare, cioè non voleva disturbarli, per poi rientrare dalla porta principale. Ora, Philippe Lamarck non ha mai segnalato prima questo fatto, né lo ha segnalato ai genitori, né tantomeno lo ha segnalato alle autorità. Forse temeva di perdere il lavoro se avesse rivelato ciò che aveva visto, può essere, forse si vergognava per non essere intervenuto sul momento proteggendo il ragazzino. Può essere pure, ragazzi, fatto sta che ora non si vergogna più evidentemente nel raccontare l'aneddoto di fronte a un vasto pubblico. Aveva bisogno di un piccolo incentivo da $15.000 per farsi venire voglia di fermare Michael Jackson, il che fa sorgere naturalmente dei dubbi. Ma non sarà che i ricordi di Philippe Lamarck siano diciamo un po' rielaborati, rimaneggiati per intascarsi sti $15.000? Il dubbio è lecito, cioè secondo me le cose sono due: o le sue affermazioni sono balle, oppure lui è da considerarsi complice di Michael, perché comunque avrebbe taciuto davanti a un comportamento inaccettabile e avrebbe pure mantenuto il segreto per anni, consentendo che Michael continuasse, che tutto questo continuasse ad accadere. Ora arrivi in televisione e credi di fare l'eroe. A questo punto arrivano i Kindoi, un'altra coppia di ex governanti di Neverland pronti a fare delle rivelazioni shock su Michael. I due chiedono e ottengono $100.000 per fare la seguente rivelazione: Michael sarebbe capitemi, un appassionato di marmocchi maschi. Ma come fanno a saperlo sti due? Allora, il signor Kindoi, a detta sua, sarebbe stato testimone oculare di 2 episodi cruciali. Primo episodio: il signor Kindoi avrebbe visto Michael mettere la mano sopra i pantaloni di un ragazzo proprio in quel punto, mentre questi giocava con un giocattolo. Attenzione ragazzi, quindi la mano sopra i pantaloni. Secondo episodio: il signor Kindoi una volta avrebbe accompagnato Michael e un marmocchio di 7 anni in auto e li avrebbe visti limonare sul sedile posteriore. Queste sono le rivelazioni shock del signor Kindoi. Più avanti però i Kindoi faranno una nuova offerta, chiederanno un compenso di $500.000 e arricchiranno la loro versione di un dettaglio, cioè essendo che a questo punto gli hanno dato non più $100.000 ma $500.000, allora la mano di Michael non è più sopra i pantaloni ma dentro i pantaloni del ragazzo. Per ovvi motivi la coppia al processo verrà considerata non attendibile. A questo punto entrano in scena i bodyguard di Neverland, intervistati da Diane Diamond di Hard Copy. I bodyguard affermano di essere stati licenziati da Michael perché sapevano troppi dettagli sulle sue relazioni con i marmocchi. Ora, durante l'intervista Diane Diamond sottolinea ai telespettatori che i bodyguard non abbiano ricevuto compensi per la loro testimonianza. Questo per dirci che cosa? Che le loro voci sono attendibili, no? Ed è vero ragazzi, non hanno ricevuto €1 ancora. Infatti una settimana dopo riceveranno $100.000 dalla trasmissione, però sul momento in cui Diane lo dice è vero. Ma cosa ci raccontano questi tizi? Secondo la versione dei bodyguard, i marmocchi spesso dormivano con Michael e andavano a trovarlo nella sua stanza rigorosamente di nascosto, rigorosamente in modo che le loro mamme non se ne accorgessero. Una volta, secondo quanto raccontato da uno di questi bodyguard, un marmocchio asiatico di circa 9 anni sarebbe stato addirittura lasciato da solo in un gabbiotto con l'ordine per le guardie di farlo salire nella camera di Michael non appena tutte le luci si fossero spente. Lo stesso bodyguard racconta che in un'altra occasione Michael lo avrebbe chiamato al telefono e gli avrebbe ordinato di entrare in uno dei bagni di Neverland, che era chiuso a chiave e la chiave era nascosta sotto il frigorifero, per distruggere una foto appesa lì dentro nel bagno. La foto, dice questo bodyguard, ritraeva un marmocchio senza vestiti. In pratica il bodyguard sta dicendo che quello era il bagno in cui Michael andava e veniva. I bodyguard erano, a detta loro, vincolati dal silenzio sotto minaccia di licenziamento. Alla fine, tuttavia, sarebbero stati comunque licenziati.
al che uno di loro avrebbe presentato un reclamo, ma dice questo ex bodyguard di Michael Jackson, che dopo aver lasciato l'ufficio dove aveva presentato il reclamo per essere stato licenziato ingiustamente, un'auto rossa si sarebbe precipitata verso di lui senza investirlo, ma facendogli capire che comunque lo avrebbe fatto se fosse stato necessario, cioè comunque era un po' una minaccia. L'autista non si sa chi sia, lui non sarebbe riuscito a vederlo in faccia, ma il bodyguard ipotizza che fosse Anthony Pellicano, l'investigatore incaricato da Michael di risolvergli i problemi. Ciò che non ha senso, secondo me, nella versione di questi 5 bodyguard è sto fatto che alla fine Michael abbia licenziato tutti comunque. Non mi torna. Ah, tra l'altro i 5 bodyguard hanno intentato una causa contro Michael Jackson, una causa per licenziamento senza giusta causa, sostenendo questa cosa che appunto siano stati licenziati solo perché sapevano troppi dettagli sui suoi legami con i marmocchi. Però ragazzi, ripeto, a me questa mossa di Michael non torna, cioè secondo me non ha molto senso. Se tu, mio dipendente, hai informazioni compromettenti su di me, non mi conviene licenziarti, mi conviene tenerti caro, mi conviene tenerti vincolato dall'obbligo di riservatezza a starti zitto, e mi conviene sfruttare anche la tua paura di essere licenziato per farti stare zitto. Inoltre, se tu dipendente hai già fatto per me cose gravi, tipo imprigionare un marmocchio nel gabbiotto e poi portarmelo in camera, intanto ti sei dimostrato affidabile e ormai sei anche mio complice. Ma perché dovrei correre il rischio di sostituirti con un nuovo dipendente di cui non conosco quanto, cioè di cui non so quanto mi posso fidare? Ma la parte più assurda, ragazzi, arriva ora. 3 mesi dopo le interviste si svolgerà questo processo per licenziamento senza giusta causa e, non ci crederete mai, ma sotto giuramento i bodyguard faranno retrofront dicendo: no, ma io non ho mai visto coi miei occhi fare Michael qualcosa di inappropriato a un marmocchio. Io tutto quello che so l'ho solo sentito dire agli altri. Le mie impressioni sulla condotta di Michael Jackson si basano solamente su ciò che ho sentito dai media. Questo è quanto. Nel 1995 la causa di licenziamento senza giusta causa verrà respinta. Ora, attenzione però, perché secondo il libro Dossier, questo libro qui che ricostruisce tutti i processi di Michael Jackson, al termine di una delle udienze di questo licenziamento senza giusta causa, l'avvocato dei bodyguard sarebbe entrato nel proprio ufficio e avrebbe trovato le carte relative al caso messe in disordine, nonché la finestra ridotta in frantumi. Non solo, in seguito, mentre l'avvocato farà ritorno a casa in moto, verrà coinvolto in un incidente. Un'auto lo speronerà causandogli la rottura di 3 costole e l'amputazione del pollice. Chi sia l'artefice di questo incidente resta un mistero, ma l'avvocato ha un'unica certezza: l'auto era una berlina rossa. Sempre secondo il libro Dossier, nello stesso periodo la tata di Jordi avrebbe salvato il ragazzino da un'auto che avrebbe cercato di investirlo. La tata avrebbe avuto la prontezza di gettarlo al lato della strada appena in tempo. Coincidenza? Quella macchina era rossa. Questa spaventosa auto rossa che compare in così tanti racconti non è mai stata rintracciata. È preciso, ragazzi, che queste notizie sull'auto rossa le ho trovate riportate solamente in questo libro, solamente nel libro Dossier, quindi non so che dire. Tra l'altro dice che se ne è discusso in tribunale e che praticamente si è dedotto che potesse essere un qualche fanatico di Michael Jackson. L'ironia in tutto ciò è che io, quando ho iniziato a guidare la macchina, avevo la macchina rossa e guidavo la macchina così, cioè potevo essere io. Avanti il prossimo, la successiva testimone a farsi avanti, sempre nella trasmissione Hard Copy di Diana Diamond, che ormai è diventato il tribunale dei noi altri, è Blanca Francia, l'ex domestica di Neverland. Blanca Francia racconta degli aneddoti, ragazzi, sconcertanti. Afferma di avere visto Michael fare il bagno nella jacuzzi con altri
ragazzi e di averlo sorpreso sotto la doccia con uno di loro. Il tutto sempre senza vestiti, anche nella jacuzzi senza vestiti. Ma le rivelazioni di Blanca Francia non finiscono qui. Blanca sostiene che Michael chiamasse i suoi giovani amici ruba, con 2 B, nomignolo derivato dal verbo rubbing up, che sarebbe tipo strusciarsi. Racconta inoltre che Michael selezionasse regolarmente degli amici speciali di circa 10-12 anni, sostituendoli dopo un paio d'anni quando crescevano troppo, come è accaduto, dice Blanca Francia, con Jonathan Spence, sto ragazzino di 12 anni che trascorreva lunghi periodi a Neverland, praticamente abbandonato là dalla sua famiglia. Questo ragazzo verrà poi interrogato al processo, ma dirà di non sapere di cosa Blanca Francia stia blaterando, o per meglio dire dirà di non avere mai subito da parte di Michael. Ma Blanca rivela altri dettagli sconcertanti. Confessa di avere sempre taciuto e di non aver mai denunciato Michael prima, solo perché lui la pagava generosamente e la coccolava con regali costosi. Perdere il lavoro per lei sarebbe stata una tragedia, ma, dice Blanca Francia, a tutto c'è un limite e il mio limite è mio figlio. E infatti, dice Blanca Francia, tutto è cambiato quando ho visto mio figlio di 7 anni sdraiato in un sacco a pelo con lui a guardare la TV al buio. Una volta tornati a casa, dice Blanca, mio figlio tra l'altro mi ha detto che Michael gli aveva regalato $3.000. A quel punto, dice Blanca, a me è venuto un dubbio e mi sono licenziata. Blanca dice inoltre, quando sono esplose le accuse perché Jordi Chandler ha denunciato, Anthony Pellicano è venuto da me e mi ha offerto un lavoro di badante dei suoi 9 figli. Per ringraziarsela, si intende, ragazzi. Questa intervista in cui Blanca Francia fa tutte queste rivelazioni le viene pagata da Hard Copy $20.000, ma non sarà certo solo questo che screditerà la sua versione. Blanca Francia infatti verrà interrogata come testimone durante il processo, ma una volta sotto giuramento si rimangerà tutto. Dirà di avere visto Michael nella jacuzzi coi marmocchi, sì è vero, ma a detta sua indossavano tutti il costume. Tempo dopo Blanca Francia verrà chiamata a testimoniare di nuovo, ma questa volta dirà i costumi erano a terra fuori dalla jacuzzi. Cambierà di nuovo versione, dirà di avere visto Michael fare la doccia, sì è vero, ma mica lo sa se effettivamente ci fosse un marmocchio nella doccia con lui, perché dice io ho visto solo Michael, solo che praticamente, dice Blanca Francia, l'ho sentito ridere, quindi ho immaginato che non fosse da solo, perché c'è con chi rideva, con le piastrelle. Però Blanca Francia dice anche c'erano per terra fuori dalla doccia degli slip, un paio grandi e un paio più piccoli. In quel periodo, dice Blanca Francia, si aggirava per Neverland il piccolo Wade Robson, quindi ho pensato che lui e Michael fossero nella doccia insieme. Niente, praticamente lei racconta di essersi fatto sto flash per questi motivi. Però ragazzi, nel racconto di Blanca Francia c'è un'incoerenza. Infatti gli eventi da lei raccontati sarebbero avvenuti a detta sua nel 1989, ma Wade Robson non si recò a Neverland prima del 1990. Ora, volendo pensare che lei non stia inventando balle, si potrebbe dire vabbè, sta sbagliando Marmocchio, lo sta confondendo con un altro, era un altro, non era Wade Robson. Chi è allora che nel 1989 circolava a Neverland? Il piccolo Ryan White, il marmocchio con l'AIDS. Blanca Francia cambierà versione e si contraddirà molte volte nel corso del tempo, tanto che verrà ritenuta una testimone non attendibile. Oltre 10 anni dopo, però, ragazzi, verrà fuori che Michael abbia versato a Blanca Francia $2 milioni. Non si sa perché, però giustamente ad oggi qualcuno sospetta che Blanca Francia si sia rimangiata tutto a processo, mentendo per proteggere Michael dietro suo compenso. In futuro, molto in futuro, il figlio di Blanca Francia, Jason Francia, testimonierà anche lui e dirà di aver subito, ve lo dico in codice, carezze speciali molte volte da parte di Michael. Dirà anche di non averlo mai rivelato a sua madre e dirà che ogni volta Michael, dopo le carezze, gli dava dei soldi. Però questa testimonianza, ragazzi, Jason Francia non la farà durante questo processo, è roba che verrà fuori
molto più avanti e ne parleremo a momento debito, quindi considerate che nel processo di Jordie Chandler questa testimonianza non esiste. C'è poi un altro testimone che si fa avanti, l'autista di Michael. L'autista dice di avere accompagnato Michael e i suoi vari amici marmocchi molte volte in giro, come quella volta in cui accompagnò Macaulay Culkin a prendere l'aereo. Questa frase ve la riporto non perché sia interessante, ma perché mi fa ridere che quella volta Macaulay Culkin non abbia perso l'aereo. L'autista dice: Michael spesso portava i suoi giovani amici al negozio di giocattoli e faceva comprare loro tutto quello che volevano. Dice l'autista: Michael nel tragitto li abbracciava, era tanto affettuoso con loro, se li coccolava. Però, dice anche l'autista, onestamente io non ho mai assistito a scene compromettenti. Mentre le interviste in TV continuano e le autorità raccolgono deposizioni, la polizia irrompe a Neverland. Confiscano l'agenda telefonica di Michael, prendono nota dei numeri di tutte le famiglie e stilano un elenco di 30 ragazzini che erano amici di Michael. Tutti da interrogare, proprio interrogazione a tappeto. Le autorità interrogano 30 marmocchi. Indovinate quanti di loro ammettono che Michael Jackson abbia fatto loro qualcosa? 0. 3 di loro, ovvero Brett Barnes, Wade Robson e Macaulay Culkin, ammettono di avere dormito nel letto insieme a Michael, ma dichiarano che mai nulla di inappropriato è avvenuto in quelle occasioni. Alcuni genitori riferiranno che durante gli interrogatori gli agenti siano stati aggressivi nei confronti dei ragazzi e che avrebbero anche detto delle bugie per cercare di estorcergli informazioni. Cioè praticamente gli agenti, a detta dei genitori, dicevano ai loro figli cose tipo: abbiamo fotografie di te nudo, ammetti che Michael ti ha fatto quelle cose, noi lo sappiamo già, quindi ammettilo, è inutile che menti. Nonostante queste pressioni, su 30 marmocchi non ce n'è uno che ammette di avere subito qualcosa da Michael. Niente. Ma gli agenti dicono ai genitori non vuol dire niente, anche se negano tutti, noi siamo sicuri che Michael li abbiamo. Ma durante la perquisizione di Neverland, almeno la polizia trova qualcosa. Vediamo un po'. Intanto pare che pochi minuti prima della perquisizione Michael abbia dato all'autista un incarico, una mission impossible. L'autista si sarebbe dovuto recare nell'appartamento di Michael e prelevare 2 valigie. Queste valigie le avrebbe dovute consegnare a Anthony Pellicano. Il contenuto di quelle valigie resta un enigma irrisolto, come la valigia di Pulp Fiction. Ancora oggi nessuno sa cosa contenessero. Poi, durante la perquisizione di Neverland, la polizia sequestra tanti oggetti, tra cui video, libri, documenti e capi d'abbigliamento per analizzare, immagino, l'eventuale presenza di DNA marmocchio. In questa mole di materiale ci sono solo 2 elementi che possono passare come prove: delle foto di Jordie Chandler sparse per le stanze di Neverland e un libro di foto regalato a Michael Jackson da un tizio di nome Ron. Sul libro infatti c'è una dedica che recita: a Michael da un tuo fan, baci baci, abbracci abbracci, Ron da 1983. Perché viene considerata una prova questo libro? Perché all'interno del libro si trovano foto di marmocchi in nude. Sarebbe una prova, ok, a voglia se sarebbe una prova, peccato che si tratti dello storyboard fotografico del film Il Signore delle Mosche, tratto dal celebre libro di William Golding. La storia di un incidente aereo e di ragazzini che si ritrovano su un'isola deserta a dover riorganizzare una società senza adulti. Semplicemente un libro in mezzo a tantissimi altri libri che Michael tiene a Neverland. Questo è quanto, ragazzi, e anche le foto di Jordie, cioè cosa provano di male alla fine? Chi di noi non ha appese in giro per casa le foto dei nipotini? Io non ce le ho, però, perché sono pigra, no? E non mi va di andare dal fotografo a stamparle, ma molti di voi ce le hanno, vi vedo che ce le avete, maniaci. Gli agenti, dopo aver perquisito un ranch di 10 km quadrati, qual è Neverland, si ritrovano con un pugno di mosche, con un pugno di Signore delle Mosche, anzi. Non è possibile. Gli agenti vanno allora a perquisire anche le altre abitazioni
abitazioni di Michael, Havenhurst e il suo appartamento a Century City. Sequestrano tutto quello che trovano, ma ancora una volta non trovano niente che lo possa incriminare. Tra l'altro trovano le bozze dei testi delle nuove canzoni di Michael Jackson, le sequestrano e pare che non gliele abbiano mai più restituite. Finiranno per essere vendute ai giornali tempo dopo. Non ci sono regole praticamente nella caccia a Michael Jackson. La polizia si arrende, non c'è alcuna prova né a Neverland né a Havenhurst né nella casa di Century City. Si passa quindi ai testimoni, quelli adulti, perché i 30 marmocchi hanno tutti sostenuto l'innocenza di Michael. Tocca ora a genitori, personale, chiunque abbia conosciuto Michael Jackson. Oltre 200 testimoni vengono interrogati, ma nessuno di loro fornisce testimonianze contro di lui che siano considerate attendibili. 30 agosto 1993. La famiglia Jackson si presenta in conferenza stampa unita e determinata a difendere a spada tratta Michael, ma durante l'evento si nota l'assenza di LaToya, la sorella di Michael. Strano. Poco tempo dopo, LaToya organizza una propria conferenza stampa a Tel Aviv, dove si trova in viaggio con suo marito. Durante questa conferenza, LaToya fa una dichiarazione che attira l'attenzione di tutti, aggiungendo tra l'altro un nuovo capitolo al caso di Michael Jackson, con mio grande disappunto. In questa conferenza LaToya dichiara: preparatevi ragazzi, perché ve lo giuro non siete pronti per quello che dice LaToya. Michael è mio fratello, lo amo molto, ma non posso e non sarò una complice silenziosa dei suoi crimini contro marmocchi piccoli e innocenti. Ho visto assegni pagati ai genitori di questi marmocchi. Non parlo di centesimi, le cifre sono molto molto grandi. Non voglio dire nulla al riguardo, ma penso che sia sbagliato perché mi sento coinvolta anch'io e so cosa si prova. Attenzione ragazzi, lei sa cosa si prova, ora ci arriva. E questi marmocchi saranno segnati per il resto della loro vita. Amo molto Michael, ma mi dispiaccio ancora di più per questi marmocchi perché non hanno più una vita. Fermatevi un attimo e pensate per un secondo e ditemi quale uomo di 35 anni prenderebbe un marmocchio e starebbe con lui per 30 giorni e prenderebbe un altro marmocchio e starebbe con lui per 5 giorni in una stanza e non uscirebbe mai dalla stanza. Quanti di voi là fuori hanno 35 anni? Quanti uomini ci sono? Quanti prenderebbero marmocchi piccoli e farebbero questo a un marmocchio di 9, 10, 11 anni? Amo mio fratello, ma è sbagliato. Non voglio vedere questi marmocchi feriti. Anch'io sono stata ferita da questo. Mio padre mi ha molestato e non mi piace come ci si sente ancora oggi. Bordello, hai capito Joseph? A questo punto LaToya presenta un personaggio chiave, infatti dice: questo è mio marito, può confermare, non ho una relazione con lui, si riferisce qua a suo padre, a Joseph, non ho una relazione con lui a causa di questa cosa, gli voglio molto bene ma non posso, forse un giorno riuscirò a farlo ma per ora non posso farlo e non voglio che accada a questi marmocchi perché so cosa si prova nel cuore. È scandalo, cioè se lo dice la sorella non può non essere vero, ma questa vicenda non può essere semplice, no ragazzi, deve essere tutto complicato. Infatti in futuro, una volta che LaToya avrà divorziato dal marito, rivelerà di essere stata costretta a fare quelle rivelazioni perché suo marito la minacciava che se non avesse fatto ciò avrebbe ucciso i suoi fratelli Michael e Janet Jackson. E direte voi, vabbè, balle, non è possibile. E invece è possibile. LaToya è un personaggio molto controverso della famiglia Jackson e la sua storia con l'ex marito Jack Gordon è pesante, è una vicenda di sfruttamento che meriterebbe un capitolo a sé. Vi basti sapere che prima di essere suo marito era il suo manager. Non abbiamo il tempo per approfondire questa storia, abbiamo tutte altre cose da fare oggi, quindi annullate gli impegni perché non possono raccontarvela ragazzi, scusate. Facciamo un passo indietro e torniamo al 1987. Nel 1987 Jack Gordon viene assunto come manager di LaToya Jackson per gestire la sua carriera musicale insieme al padre Joseph, perché sì, anche lei è una cantante. Jack Gordon
che ha circa 20 anni più di lei, ha un passato criminale. Nel 1979 era stato in prigione per racket e inoltre pare che all'età di 16 anni sia stato condannato per stupro. Jack Gordon si rivela molto tossico per la Toya Jackson. La Toya, da sempre una persona pudica e conservatrice, su richiesta di Jack Gordon si trasforma in una topolona per motivi di brand. La sua immagine diventa molto più sensuale e ben presto la Toya addirittura pubblica delle foto in topless sulla rivista Playboy, dichiarando di farlo per mostrare ai miei genitori che non potevano più dettarmi legge, perché io ho il controllo della mia vita. Parole sue: l'edizione di Playboy con la Toya vende 8 milioni di copie, diventando il numero più venduto di sempre della rivista. In futuro la Toya collaborerà altre 2 volte con Playboy, consolidando la sua nuova immagine pubblica di topolona di casa Jackson. Non mi fate giochi di parole con il nome La Toya nei commenti, perché vi chiamo la polizia. In futuro però trapelerà che la Toya in realtà non se la sentisse già mai di posare per Playboy di nuovo una seconda volta e che avesse chiesto a Jack Gordon, il suo manager, di rifiutare, di dire di no a Playboy, al che lui l'avrebbe picchiata fino a convincerla. Jack Gordon sa essere molto convincente. La Toya si allontana improvvisamente dalla famiglia e si trasferisce a New York City con Jack Gordon, e Jack Gordon le confisca il passaporto, trasferisce i conti bancari di la Toya a suo nome e assume guardie del corpo più per controllarla che per la sua sicurezza. Infatti ogni telefonata di la Toya viene registrata e le viene impedito da Jack Gordon di parlare con la sua famiglia. Nel 1989 Jack Gordon chiede alla Toya di sposarlo. Lei racconterà in futuro di avergli risposto pressappoco così. Vi riporto il suo racconto. Assolutamente no, Jack, non posso sposarti. Sai cosa significhi il matrimonio per me? Non sono mai stata innamorata, non siamo mai usciti insieme. Non è giusto, io non ti amo, non provo sentimenti per te. Ma Jack Gordon sa essere convincente. Le avrebbe detto praticamente che la sua famiglia voleva tornare a prenderla, voleva proprio sequestrarla, e l'unico modo per impedirlo sarebbe stato sposare lui, così che lui la potesse proteggere. La Toya, che non voleva assolutamente tornare a casa dalla sua famiglia, soprattutto da suo padre, immagino, si è lasciata convincere. 5 settembre 1989, la Toya Jackson e Jack Gordon si sposano. Secondo quanto riferito, la Toya avrebbe cercato di scappare dalla chiesa per 3 volte, ma ogni volta sarebbe stata bloccata dalla sua guardia del corpo, che infine le avrebbe detto: ci sono alcune cose che devi fare anche se non vuoi. In base alla versione di la Toya, il matrimonio non verrà mai consumato. Per questo, 6 mesi dopo, mentre la Toya e Jack Gordon si trovano a Roma in una camera d'albergo, lei gli dice: senti Jack, sto pensando di annullare il nostro matrimonio. Poco dopo la Toya viene fotografata con gli occhi neri. Jack Gordon anche questa volta è stato convincente e il matrimonio non viene annullato. Tra l'altro, se non sbaglio, siccome è iniziato a circolare questa foto di la Toya con gli occhi neri, la gente si era insospettita, e Jack Gordon al che aveva dichiarato che un intruso si fosse introdotto in casa loro picchiando la moglie. Sarei molto curiosa di sapere qual era la percezione pubblica al tempo. Chiedo a voi che c'eravate, ci credevate a questa spiegazione all'epoca, o nell'aria c'era già il sospetto che Jack Gordon la menasse? Curiosità scientifica. La Toya quindi ricrea inconsciamente, se ci fate caso, la dinamica della sua famiglia d'origine. Suo padre, come abbiamo visto, infatti costringeva i figli a lavorare secondo le sue regole e quando non era soddisfatto li frustava. Addirittura la Toya sostiene di essere stata da lui, da Joseph. E ora, da adulta, guarda caso, si ritrova intrappolata in una situazione simile. Ha sposato il suo manager, cioè colui che le dice come deve lavorare, costringendola a fare cose contro la sua volontà, come posare per la rivista Playboy o addirittura sposarlo. È proprio come faceva suo padre, la mena quando lei non soddisfa le sue richieste, cioè proprio
ha seguito il copione. È magico come il nostro cervello tenda a ricreare morbosamente le situazioni familiari, ignorando completamente il fatto che in quelle situazioni ci sentivamo male. Cioè è come se il nostro onorevole cervello ci dicesse: sei sopravvissuta, vero? E allora che vuoi? Rifallo, sai che sopravviverai, io sto facendo solo il mio lavoro, te lo dico, se fai qualcosa di diverso non ce l'abbiamo la certezza matematica che sopravviverai, tu fidati. Nel frattempo la Toya Jackson non riesce ad affermarsi come artista con lo stesso successo dei suoi fratelli. Nonostante pubblichi 6 album, nessuno di questi ottiene un successo significativo. Questo per dire quanto sia inutile il suo manager marito. Jack Gordon infatti sembra interessato solo a sfruttarla per fare soldi, indipendentemente dal metodo però. E vi dirò una cosa che vi farà rivalutare il padre di Britney Spears. Jack Gordon convince la Toya a lanciare un numero a pagamento di quelli che iniziano per 900. Non so se avete presente. Chiamando questo numero, le persone possono ascoltare pettegolezzi di la Toya su suo fratello Michael Jackson e sul resto della famiglia Jackson in generale. Il servizio si chiama Jackson Family Secrets Line, ovvero linea dei segreti della famiglia Jackson. E chissà, ragazzi, chissà quanti dei pettegolezzi su Michael potrebbero essere partiti da una chiamata a questo numero. Wow. Dopo essere stata menata dal marito perché voleva annullare le nozze, la Toya si rassegna al proprio destino e per un po' tronca ogni rapporto con la propria famiglia. Pochi mesi dopo scrive la sua prima autobiografia, Crescere nella famiglia Jackson. In questo libro la Toya parlerà delle violenze del padre e, cosa inedita, anche di quelle di sua madre, mamma Catherine. Hai capito, Biancaneve? A detta di la Toya, infatti, mamma Catherine non era violenta fisicamente, ma psicologicamente sì. Dice, ad esempio, di averle sentito dire a proposito del figlio Michael: quel maledetto gay, non lo sopporto. Tutto ciò nel libro di la Toya. Nel 1991 la Toya rivela durante alcune interviste che il padre abbia abusato di lei e di sua sorella Rebby pure, fino a quando non sarebbero diventate adolescenti, insomma se ne sarebbero andate di casa. Le dichiarazioni di la Toya generano un'ondata di smentite della famiglia Jackson, di cui la prima arriva proprio da sua sorella Rebby. Rebby Jackson dice: mia sorella racconta balle, non l'ascoltate, non è assolutamente vero che mio padre Joseph mi abbia non è mai successa questa cosa. E anche l'altra sorella, Janet Jackson, smentisce ogni accusa di la Toya, accusandola di volere solo attirare l'attenzione. Infine, a smentire le accuse abbiamo ovviamente Papa Joseph, e anche mamma Catherine smentisce tutte le accuse, dichiarando, attenzione, che leggere il libro di sua figlia sia stata, cito testualmente, la cosa peggiore che mi fosse mai capitata in vita mia, oltre alla morte di mia madre. Un po' drammatica come cosa. Il livello di tossicità che mi trasmettono mamma e Papa Jackson, ragazzi, vi giuro, mi dà la nausea. Ve l'ho fatto intuire diverse volte, penso, però adesso ne voglio proprio parlare. Io non penso che la loro fosse una famiglia affiatata, diciamo, come hanno sempre fatto sembrare. La Toya sarà anche una persona poco equilibrata, ma la mamma che difende il marito che ha picchiato per anni i suoi figli mi sconcerta proprio visceralmente. Questo fatto accostato alla descrizione di mamma Catherine che fa Michael, ovvero una descrizione di persona buona, gentile, premurosa, è accostato anche al fatto che i figli venissero isolati dai loro coetanei, convinti che dobbiamo fidarci soltanto di noi, possiamo fidarci solo di noi, tutti gli altri sono pericolosi, dobbiamo essere uniti solo tra noi. Ecco, tutto questo mi fa pensare che la famiglia Jackson fosse la tipica famiglia narcisista. Change my mind, parliamone. La famiglia narcisista è formata da un genitore narcisista, manipolatore, affettivo, incapace di comprendere i reali bisogni dei figli, con un costante bisogno di ammirazione. Si aspetta che tutti in famiglia lo lodino e soddisfino i suoi
suoi bisogni. Lui è il protagonista e tutti gli altri sono personaggi secondari. Se respirano la sua stessa aria è perché lui lo vuole e gli dovrebbero dire grazie. Questa è esattamente la descrizione di papà Joseph. Tutto ruotava intorno a lui quando i Jackson erano piccoli. Quando tornava a casa tutti dovevano stare in silenzio perché lui era stanco. Dovevano portargli sempre il rispetto, lo dovevano ammirare solo per il fatto che lavorasse, solo perché non lasciava morire di fame i figli, aveva il diritto di essere servito e riverito. Si aspettava gli applausi per questo, capito? Perché non lasciava morire di fame i figli, come se l'alternativa fosse legale, casomai. Joseph era anche un padre anaffettivo, infatti Michael dice di non ricordare neanche un abbraccio da parte sua. E Joseph era anche un manipolatore, talmente bravo come manipolatore che è stato capace di convincere i figli che il loro sogno fosse quello di diventare cantanti famosi, quando il loro vero sogno era, secondo me, quello di essere apprezzati da lui, e per avere questo dovevano diventare cantanti famosi. Il secondo elemento della famiglia narcisista è il coniuge codipendente, in questo caso mamma Catherine. Sottomessa e infelice, giustifica i comportamenti del narcisista per mantenere la pace, mette i suoi bisogni sopra i propri, sacrifica completamente il proprio benessere e insegna ai figli che è giusto così, è giusto vivere male per papà, e li invita a fare lo stesso. Il coniuge codipendente si presenta di solito come la persona più buona della famiglia e non permette ai figli di ribellarsi agli sfruttando i loro sentimenti di compassione per lei, del tipo "Oh, fallo per me, mamma, fai come dice tuo padre, evita discussioni inutili che poi mi viene il mal di pancia, sto male e muoio". Mamma Catherine, descritta come una persona gentile, affettuosa, premurosa, Biancaneve, accettava in realtà tutte le violenze del marito sui figli. Cito il libro di Jermaine Jackson: "Detestavo lo sgradevole silenzio che scendeva in casa dopo simili episodi, interrotto solo dal mormorio agitato della mamma e dai singhiozzi soffocati sul cuscino della vittima di turno". Il terzo elemento della famiglia narcisista è il figlio favorito, caricato di aspettative irrealistiche, di successo e perfezione, riceve un trattamento speciale. Nella famiglia Jackson, ovviamente, il figlio favorito, secondo me, è Michael, che deve essere perfetto nelle sue performance e deve essere perfetto anche nel suo aspetto fisico. Su di lui si concentrano la maggior parte delle attenzioni del padre. Spesso il narcisista crea rivalità tra i figli, sminuendoli e paragonandoli al figlio favorito, con frasi del tipo "dovresti imparare da tuo fratello, guarda tuo fratello com'è bravo". La pressione che subisce il figlio favorito però è enorme, perché per continuare a essere il figlio favorito dovrà continuare a conformarsi alle aspettative del narcisista, che, come abbiamo detto, sono troppo alte, cioè praticamente sono impossibili da soddisfare. Tu pensi di essere lì che stai per raggiungerle, ma improvvisamente si alzano ancora di più. E soprattutto non è detto che le aspettative del narcisista corrispondano ai reali bisogni del figlio. Il quarto elemento della famiglia narcisista, se c'è, è il capro espiatorio. È il figlio che viene incolpato per qualsiasi problema e criticato incessantemente. Spesso tende a sviluppare problemi di autostima e tende a isolarsi. Il quinto elemento, se c'è, è di solito la mascotte, o comunque può essere la mascotte. È il figlio spiritoso, praticamente, quello che usa l'umorismo nel tentativo di alleggerire le tensioni familiari, e spesso sviluppa un comportamento, superficiale, cioè diventa quel tipo di persona molto simpatica, ma con cui è impossibile parlare seriamente, il che diventa disagio a un certo punto. Io non so, ragazzi, come fossero distribuiti i ruoli tra i fratelli e le sorelle Jackson, però sono piuttosto sicura che ci fosse questo schema nella famiglia. Poi ditemi come la vedete voi. Per questo io vi dicevo all'inizio, io non lo biasimo Michael per il fatto di essersi rintanato a Neverland, e non biasimo neanche la Toya, francamente, per essersene scappata. Ma andiamo avanti con la storia di la Toya. Vi dicevo che quindi ha scritto sto libro di denuncia contro la propria famiglia. Vi dicevo che papà ha smentito tutto, che mamma ha smentito tutto dicendo che sto libro è peggio della morte della propria madre, e a questo punto la Toya, in un'intervista al New York Post del 1991, decide
di rispondere ai genitori, soprattutto alla madre, penso così: questo mi costringe a scrivere La Toia seconda parte e farà sembrare la prima parte Peter Pan. A questo punto Papa Joseph pubblica il suo libro in cui si vendica raccontando la sua verità. Papa Joseph scrive che, rullo di tamburi, Jack Gordon abbia fatto il lavaggio del cervello alla figlia, portandola ad avere paura della sua famiglia. Anche la sorella Janet Jackson è convinta che Jack Gordon le abbia lavato il cervello, mentre mamma Catherine aggiunge che Jack Gordon una volta abbia tentato di farla fuori. 1993. Jack Gordon e la Toia sono a casa loro quando scoppia una lite. La discussione degenera fino a quando Jack Gordon inizia a picchiarla con una sedia da pranzo in ottone. La Toia sviene, perde coscienza. Suo marito Jack Gordon, al che la guarda, fa tipo, al che chiama gli amici e al telefono dice loro: la Toia è morta, l'ho uccisa. Aperiti viene arrestato, ma la Toia, portata prontamente in ospedale, sopravvive. È ridotta molto male, ma si rifiuta di denunciare Jack Gordon. Jack Gordon quindi se la cava dicendo di averla pestata solo per autodifesa. Lei aveva puntato contro un coltello, capito? Lui aveva temuto per la propria vita e quindi l'ha assantumata. Così, con questa scusa, viene rilasciato. Solamente pochi mesi dopo è l'8 dicembre 1993. Jack Gordon e la Toia si trovano a Tel Aviv e Jack Gordon organizza una conferenza stampa e siamo qui. In base alla versione di la Toia, come vi accennavo prima, Jack Gordon le avrebbe consegnato un testo, il testo della dichiarazione contro suo fratello Michael, e le avrebbe detto: cara moglie mia, se non lo leggi davanti ai giornalisti, io faccio fuori tuo fratello Michael e tua sorella Janet, però c'è comunque libera di scegliere. Qualche mese dopo la Toia Jackson dichiarerà fallimento, i suoi debiti supereranno le sue entrate e questo la costringerà a lavorare di nuovo per Playboy, ragazzi. La situazione peggiorerà quando Jack Gordon tenterà di forzarla a ballare in uno strip club. Lei si rifiuterà categoricamente e poco dopo scoprirà che Jack Gordon stia progettando per lei un film a luci rosse pure. Disperata, allora la Toia chiamerà suo fratello Randy e gli chiederà aiuto. Randy volerà a New York e, approfittando dell'assenza di Jack Gordon, porterà via la Toia. Pochi giorni dopo la Toia chiederà il divorzio a Jack Gordon e lo denuncerà per gli abusi subiti. Amen. Tornata a casa dalla sua famiglia, la Toia perdonerà i suoi genitori e chiederà scusa a Michael, che non esiterà a perdonarla. Ragazzi, racconterà la Toia riferendosi a Michael: mi ricordo quando uscì da questo inferno totale nel quale ero stata picchiata, maltrattata, controllata e costretta a dire quelle cose terribili su Michael che non ho mai pensato neanche per un attimo. Lui mi tese le braccia ed appena mi abbracciò, io piangendo gli dissi: mi dispiace tanto. Mi tenne solo stretta e disse: io sono tuo fratello, ho sempre saputo che non eri tu a dire quelle parole. Qualcuno di voi starà pensando: questa è pazza, sicuro si inventa tutte queste balle per fare share. Ma Jack Gordon, ragazzi, quando gli verrà chiesto cosa ne pensi lui delle accuse di la Toia, ammetterà tranquillamente di averla costretta a situazioni professionali alle quali lei non era interessata e aggiungerà, lo cito testualmente: per me probabilmente lei era un prodotto. Sipario. Jack Gordon morirà nel 2005, condoglianze alla madre degli imbecilli. Nel 2011, dopo la morte di suo fratello Michael, la Toia scriverà un nuovo libro di memorie. Il titolo questa volta sarà Ricominciare e scriverà che la conferenza stampa sia uno dei più grandi rimpianti della sua vita. Scriverà che Jack Gordon fosse dietro ogni parola del suo primo libro, dietro ogni sua decisione, e confuterà gran parte delle dichiarazioni fatte nel primo libro. Dirà di aver
avere il sospetto che Jack Gordon le somministrasse di nascosto dei farmaci e che addirittura, secondo un agente dell'FBI, Jack Gordon a sua insaputa l'abbia usata per contrabbandare diamanti e sostanze, visto che praticamente la fama le permetteva di bypassare i controlli dei voli. La Toya scriverà: sì, è vero, papà Joseph ci puniva con le percosse, ma purtroppo a quei tempi era una cosa normale, lo facevano tutte le famiglie con i loro figli. Oggi è inaudito, dice la Toya, ma al tempo Joseph non faceva niente di diverso da quello che facevano gli altri padri. Ricominciare è un libro che la Toya scrive con il suo nuovo manager, Jeffrey Phillips, con cui si fidanzerà nel 2013. Ma si lasceranno 2 anni dopo. La Toya quindi smentisce quasi tutto. Quasi. Non smentisce infatti il fatto che suo padre abbia di lei. Così, durante un'intervista, il giornalista Matt Lawyer le chiede dei chiarimenti e la Toya risponde: mio padre è un uomo meraviglioso, Matt. Al che Lawyer, ragazzi, le chiede: rimani fedele alle tue dichiarazioni originali su tuo padre? E la Toya gli risponde: mio padre è una persona meravigliosa e lo sarà sempre, ha un grande cuore e sì, gli voglio bene e mi prendo cura di lui. Questa era la storia di La Toya Jackson e questo è il motivo per cui la sua conferenza stampa contro Michael Jackson dell'8 dicembre 1993 a Tel Aviv non è attendibile. Grazie per l'attenzione. Torniamo quindi alle indagini su Michael Jackson. June Chandler, mamma del piccolo Jordi, come abbiamo detto, è dalla parte di Michael, ma dal primo momento lei sostiene che il suo ex marito sia un ciarlatano e che le accuse siano false. Tuttavia, un evento cambia le carte in tavola. Viene convocata una riunione tra l'avvocato Freeman, ovvero l'avvocato di mamma June, e 2 degli agenti che stanno indagando sul caso. Durante la riunione, gli agenti pronunciano queste parole: siamo convinti che Michael Jackson abbia questo ragazzo perché presenta le classiche caratteristiche del Pablo... puntini. Sentire queste parole sconvolge profondamente June, costringendola a rivedere la sua posizione e a rimettere in prospettiva tutta la situazione. Questa nuova consapevolezza la porta a prendere una decisione drastica. Fa causa a Michael Jackson, appoggiando così le accuse del suo ex marito Evan. Colpo di scena. Ora, anche se personalmente nutro dubbi sulle accuse contro Michael Jackson, io, ragazzi, non lo posso ignorare il fatto che il suo comportamento corrispondesse effettivamente a quello di un puntini. Fatemi usare questa parola in codice, ragazzi, lasciate che mi renda ridicola, non ho alternativa. Non posso permettermi di affermare con certezza che Michael Jackson non ce l'avesse quel profilo, come dicevano le autorità, perché dire questo significherebbe dirvi che se vostro figlio di 12 anni frequenta una persona di 35 anni che si comporta come lui, cioè nel senso che si comporta come se fosse per esempio un suo coetaneo, non dovreste preoccuparvi, questo vi direi. E io non me la prendo questa responsabilità, francamente. Molti dei comportamenti tipici di Michael Jackson sono in effetti delle classiche red flag e questo lo dobbiamo dire per il bene proprio delle persone che guardano questo video. Perché? Come si comporta un puntini? Intanto non sono tutti uguali, ovviamente. Alcuni, per esempio, possono essere violenti, alcuni possono essere esibizionisti, però ce n'è una categoria in particolare che è nota come seduttiva. Il seduttivo praticamente corteggia, cioè si mostra molto affettuoso, si mostra molto premuroso, dando al marmocchio un'attenzione speciale che lo fa sentire unico, che lo fa sentire amato, lo riempie di regali, crea in lui un sentimento di gratitudine e fa sentire
in debito non solo il marmocchio ma anche la sua famiglia. Perché una parte importante del suo schema sono i genitori. In che senso? Il Pe puntini puntini cerca di conoscere i genitori del marmocchio e di ottenere la loro fiducia, perché sa che l'unico modo in cui può restare solo con lui è che i suoi genitori si fidino. Il comportamento di Michael con Jordi sembra ricalcare questo schema, se ci pensate. Infatti, dopo aver conosciuto Jordi, Michael si reca a casa sua per conoscere la sua famiglia. Un comportamento che, vabbè, è tipico dei Pe puntini puntini. Lo porta nei negozi di giocattoli facendoli restare aperti solo per lui anche dopo l'orario di chiusura, no? Questo sicuramente è un modo per farlo sentire importante, e lo invita a prendere tutto quello che vuole. E lo stesso fa tra l'altro con mamma Jun, regalandole gioielli e borse di lusso. Però ragazzi, però Michael non ha mai adescato Jordi. Mai. L'incontro iniziale è avvenuto per una coincidenza, non va dimenticato questo, cioè non è un dettaglio irrilevante. Michael si era recato all'autonoleggio del patrigno di Jordi perché era rimasto a piedi, la macchina gli si era fusa ed era stato il patrigno a chiamare Jun per dirle: oh mio Dio, c'è Michael Jackson, vieni qua coi ragazzini. Al che lei aveva portato Jordi e sua figlia Lily da Michael, lei aveva dato il numero di suo figlio a Michael, lei aveva supplicato Michael di chiamarlo dicendogli che lo avrebbe fatto felice. Allora, ho dimenticato un piccolo particolare, che forse dovremmo considerare anche gli altri 750 marmocchi che Michael ha portato a Neverland nel corso del tempo. Cioè, ok, Jordi non l'ha adescato, sono stati i genitori di Jordi ad adescare Michael, ma nelle altre amicizie che Michael Jackson ha stretto con i marmocchi, gli altri ragazzini, c'è effettivamente uno schema che si ripete. Quando c'è uno schema che si ripete, per me di base è una red flag, perché è strano che si applichi sempre lo stesso comportamento con persone diverse. Cioè, potrebbe indicare che si tratta di sintomi, ok, di qualcosa, come una patologia che si presenta sempre con gli stessi sintomi. Qual è questo schema che abbiamo visto applicare ogni volta che Michael ha conosciuto un marmocchio? Allora, prima gli si è avvicinato, ha fatto in modo di averlo in qualche modo nella sua vita. Successivamente faceva amicizia con le famiglie, cioè invitava le loro famiglie a Neverland. Rivediamo in sequenza alcune delle amicizie strette da Michael Jackson con i marmocchi per notare le somiglianze. È il 1987 quando Michael Jackson sponsorizza un corso di ballo in Australia rivolto a giovani ballerini. Il vincitore avrà l'opportunità di incontrarlo nel backstage. A vincere sarà un marmocchio di 5 anni di nome Wade Robson. A un certo punto Michael se ne deve andare e quindi dice alla mamma di Wade: volete venire a casa mia a Neverland? Volete venire a casa mia a Neverland? E che fa? Gli dici no a Michael Jackson che ti invita a casa sua? Un giorno Jimmy Safechuck viene selezionato per recitare in uno spot pubblicitario della Pepsi con Michael Jackson. Questa opportunità si trasforma ben presto in qualcosa di più grande. Infatti Michael gli invia a casa una crew per fargli un'audizione. Jimmy Safechuck la supera con successo e a questo punto Michael addirittura invita la famiglia Safechuck a cena a Havenhurst. Invita la famiglia Safechuck a cena a Havenhurst, la casa in cui vivono i suoi genitori. Nella lettera Brett scrive un numero di telefono, il suo. Michael lo chiama. Questa telefonata segna l'inizio di una nuova amicizia e ben presto Michael invita Brett Barnes e ovviamente la sua famiglia a Neverland. Ora, questo fatto che Michael si avvicinasse alle loro famiglie può essere interpretato in due modi. Possiamo vederlo come un sintomo di un comportamento disturbato che mirava soltanto a carpire la fiducia degli adulti per poter passare più tempo con il marmocchio, avendo
cattive intenzioni, oppure voleva genuinamente tranquillizzare le famiglie e dimostrare di non volersi comportare in modo inappropriato con i marmocchi, perché obiettivamente, cioè, in quale modo lo dimostri se non avendo con i genitori del marmocchio lo stesso rapporto che puoi avere con il marmocchio, cioè un rapporto di amicizia. Vabbè, torniamo a noi, andiamo avanti. Ma c'è dell'altro in verità. Il Pe Puntini Puntini spesso cerca di guadagnarsi la fiducia della giovane vittima comportandosi come se fosse una persona della sua età. C'è un preciso sottotipo di puntini puntini che ha proprio questo comportamento, ovvero quello dalla personalità immatura, noto anche come il fissato. Ma fissato in che senso? Cioè fissato dove? Fissato nell'infanzia, cioè il suo sviluppo psicosociale è rimasto bloccato nell'infanzia a una certa età, spesso a causa di un trauma. Nel caso di Michael potremmo supporre che, avendo lui iniziato a lavorare a 5 anni, il suo sviluppo psicosociale sia rimasto bloccato a quell'età. Infatti il suo cervello a partire da quel momento, come dicevamo nel primo capitolo, non ha più ricevuto gli stimoli corretti per svilupparsi normalmente. Ora, il fissato si comporta come un marmocchio, ha più cose in comune con i marmocchi che con gli adulti. Una delle frasi più spesso usate per difendere Michael Jackson è: ah, lui non era un Pe Puntini Puntini, stava con i marmocchi perché era anche lui un marmocchio dentro, faceva i pigiama party, giocava ai videogiochi, giocava a nascondino, parlava al telefono per ore con i marmocchi. Come poteva fare del male a uno di loro? Lui era uno di loro. Ora ragazzi, io non lo so se Michael fosse un Pe Puntini Puntini, ma ciò che mi sento di dirvi è che se un adulto della sua età si comporta come un marmocchio, non lo dovreste lasciare vostro figlio incustodito con questa persona nel dubbio, perché questo comportamento di fatto è una red flag, c'è un fattore di rischio, si potrebbe trattare di una persona fissata. Non potete prevedere in che modo esattamente gestisca il suo trauma. Anche se un adulto si comporta come un marmocchio, anche se gli piace giocare, fare i videogame, fare i pigiama party, comunque lui è un adulto e si deve comportare in modo appropriato, rispettando i limiti. Michael probabilmente non aveva un concetto molto sviluppato di confini da rispettare coi marmocchi. Vabbè, sicuramente influisce il fatto che sia nato e cresciuto con, quanti erano? Con 8 fratelli, dormivano tutti nella stessa stanza, quindi insomma non c'erano confini personali, ecco. Il fatto che da adulto, no, dormisse con i marmocchi, che si chiudesse in camera con i marmocchi, che facesse pigiama party, cioè tutto questo non significa necessariamente che fosse un Pe Puntini Puntini, capito? Magari non si spingeva oltre, però comunque secondo me erano comportamenti inappropriati. Quindi alcuni comportamenti di Michael Jackson potrebbero effettivamente rientrare in cioè ricordare quelli di un Pe Puntini Puntini, è vero. Ciò non significa che lo sia, li stiamo cercando noi questi comportamenti, stiamo osservando ogni sua azione con la lente di ingrandimento, cerchiamo comportamenti sospetti e li troviamo, vediamo quello che vogliamo vedere. Ciò non significa che lui fosse quella cosa, cioè se tutte le prove dicono il contrario non ci possiamo basare solo sulle red flag per condannarlo e per considerarlo colpevole. Non basta, e in effetti non basta niente di ciò che abbiamo per accusarlo a questo punto. Non basta la testimonianza di un marmocchio a cui è stato prima somministrato l'Amital, non bastano le dichiarazioni vendute ai giornali a cifre esorbitanti e poi ritirate sotto giuramento, non basta il libro fotografico del Signore delle Mosche, non basta niente di tutto questo se poi 30 marmocchi su 30 dicono non mi ha mai fatto niente e non esistono altre prove. Cioè, se avere un profilo psicologico da criminale bastasse a essere arrestati, allora quanta gente intorno a noi sarebbe da rinchiudere e buttare le chiavi, obiettivamente ragazzi. Tuttavia ragazzi, capisco anche la decisione, cioè il voltagabbana di June Chandler, lo capisco, perché una volta messa di fronte al profilo del Pe Puntini Puntini dalla polizia, secondo me ha detto mizzica, corrisponde assai, e magari si è spaventata, anche se ragazzi io sono anche convinta che nella scelta di June abbia influito anche un altro fattore, cioè la paura di perdere la custodia di suo figlio Jordi. June, secondo me,
qua ha proprio paura che Michael perderà la causa, perché se questo perde la causa, lei potrà essere accusata di negligenza per avere lasciato il figlio incustodito con lui. Quindi è comprensibile, ragazzi, che June scelga di schierarsi dalla parte più sicura, cioè quella della potenziale vittima di Michael. In questa posizione lei non rischia di perdere niente, è solo la posizione della madre che vuole fare la cosa giusta per suo figlio, il quale a questo punto, ricordiamocelo, ha testimoniato contro Michael. Per June continuare a sostenere l'innocenza di Michael significherebbe non credere al proprio stesso figlio, voltare le spalle al proprio figlio, farlo sentire solo, quando il ricordo che ha Jordi di quel trauma magari ce l'ha veramente, capito? A prescindere che sia successo oppure no, perché potrebbe essergli stato impiantato come falsa memoria. Quindi June potrebbe anche dire in tribunale: ah, mio figlio mente, mio figlio ha dei falsi ricordi per colpa del mio ex marito, Michael è innocente. Ma a che prezzo? Cioè, perderebbe per sempre suo figlio, lui potrebbe non volerla più vedere. Voi da genitori cosa fareste? Ma l'avvocato di June non è contento di questo voltagabbana e si dimette disgustato, dichiarando: non mi sentivo a mio agio con Evan, non è una persona genuina e sentivo che non giocava pulito. June assume un nuovo avvocato, l'avvocato Feldman. Cioè, praticamente lei passa dall'avvocato Freeman all'avvocato Feldman, così per confonderci. Ma poi Rothman, Feldman, Freeman, tutti gli avvocati hanno il nome che finisce per man. In America, se non hai il cognome che finisce per man, non ti ammettono a giurisprudenza. L'avvocato Feldman, ora al comando, inizia a ricevere dozzine di lettere da persone che affermano di essere state vittime di Michael Jackson. Le esamina una per una, ma non riesce a trovare neanche una testimonianza attendibile. Aspetta, dell'accusa! Nel frattempo Michael, esasperato dalle continue accuse, decide di prendere la situazione in mano e contrattacca. Denuncia Evan Chandler e il suo avvocato Rothman per tentativo di estorsione. Buono, la migliore difesa è l'attacco. Evan, al che, non può fare altro che cambiare avvocato e si affida a Robert Shapiro, anche detto Shapiro Man, lo stesso avvocato che un anno dopo difenderà O.J. Simpson, il giocatore di football che verrà accusato di omicidio. Nel campo opposto, gli avvocati di Michael litigano tra loro, perché Michael di avvocati dovete sapere che ne ha due. Uno propone di patteggiare con la famiglia Chandler e chiuderla qui, ma l'altro gli dice: tu sei scemo, questi non hanno niente in mano, possiamo vincere noi, quindi perché dovremmo patteggiare? Con chi è d'accordo Michael? Lui non vuole patteggiare, vuole andare fino in fondo. Anthony Pellicano, il suo investigatore privato, è pieno di prove che dimostrano la sua innocenza, quindi perché mai dovrebbe patteggiare? Eppure l'avvocato pro patteggiamento insiste e dice: noi dobbiamo patteggiare, dobbiamo proprio farlo perché Michael non è in grado di affrontare un processo. Perché in tutto ciò io non vi ho ancora detto come se la passa Michael Jackson. Quando Michael riceve la notizia di essere indagato e gli dicono che insomma avrebbero perquisito Neverland, si trova a Bangkok, è impegnato con il Dangerous Tour. La notizia lo sconvolge a tal punto che poco prima del concerto sviene, tipo Dante Alighieri. Il concerto viene annullato e una settimana dopo stessa cosa, si sarebbe dovuto esibire a Singapore, ma di nuovo viene colto da un malanno e anche quella data viene annullata e inizia praticamente una lunga serie di annullamenti di concerti dovuti alla salute di Michael, che come vi ho detto è uno che lo stress tende a somatizzarlo, e quando su tutti i giornali finiscono i dettagli della deposizione di Jordi, la situazione per lui peggiora. Michael inizia ad di tranquillanti e mentre i suoi avvocati litigano sul suo destino, patteggiamo, non patteggiamo, cosa facciamo, lui viene ricoverato in una clinica di riabilitazione per disintossicarsi dalla dipendenza dal Demerol, l'antidolorifico che prende da quando è che ha preso fuoco. Secondo l'accusa, però, questo ricovero sarebbe solo un modo per rimandare le udienze e prendere tempo, ovviamente. I due avvocati di Michael intanto si scannano, litigano,
litigano, discutono animatamente, a momenti si pigliano a ceffoni, fino a quando l'avvocato 1 non fa la fangata, ragazzi. Organizza una conferenza stampa e dice ai giornalisti: allora, gente, basandomi su alcune informazioni ricevute dall'avvocato 2, che tra parentesi in realtà è quello che vorrebbe patteggiare, non vuole continuare il processo, però lui dice: basandomi sulle informazioni che mi ha detto l'avvocato 2 è meglio continuare il processo. Insomma, ragazzi, tira in mezzo avvocato 2 così a tradimento come sostenitore di questa strategia, capito? Quando in realtà no, avvocato 2 la vuole finire qua e vuole patteggiare, invece lui dice ai giornalisti: avvocato 2 vuole continuare. Niente, cioè vi giuro, a momenti arrivano alle mani, che poi è più complicato di così. Praticamente, allora, cerco di spiegarvelo, anche se sono una profana in giurisprudenza, quindi potrei dire delle inesattezze. In caso correggetemi, ne parliamo nei commenti. Allora, questa causa è civile e l'avvocato 1 vuole farla diventare penale, cioè vuole aspettare e vuole tipo continuare a prendere tempo perché secondo lui diventerà una causa penale. E questa cosa è meglio secondo lui, perché la causa civile si risolve presso con il risarcimento, ma nella causa penale invece c'è in ballo molto di più di un risarcimento, ci sono in ballo anni e anni di galera, quindi il processo dura di più, le indagini sono più approfondite e questo secondo lui sarebbe meglio per Michael Jackson perché vincerebbe sicuro, visto che tutte le prove sono dalla sua parte, e riscatterebbe la sua immagine. Cioè non ce lo dobbiamo dimenticare che lui comunque è una celebrità, no? E lavora con l'immagine. Invece patteggiando si penserebbe che lui sia colpevole, anche se magari si patteggia solo per dare un taglio alla situazione. Cioè nel senso, sei ricco, capito? Perché devi far continuare a lungo un processo del quale sei innocente, ti devi stressare, devi magari anche rischiare di essere ingiustamente accusato quando c'hai i soldi e la puoi fare finita, capito? Ma avvocato 2 che vuole patteggiare, sta fangata della conferenza stampa non la digerisce, non gli sta bene e quindi che cosa fa? Chiama pure lui i giornalisti e smentisce l'avvocato 1. Praticamente, ragazzi, finisce a dissing tra gli avvocati di Michael Jackson. Peggio di così c'è solo l'avvocato Nato Marcio. Avvocato 1 al che si offende e si dimette e con lui se ne va pure Anthony Pellicano. E qui tapinder Michael, mi dispiace amico mio. Michael allora assume un nuovo avvocato 1 perché non lo so, cioè lui vuole 2 avvocati o forse deve averne 2, assume Johnny Cochran Jr. Anche lui un anno dopo sarà coinvolto nella causa di O.J. Simpson, cioè anche lui difenderà O.J. Simpson. In pratica sia Evan che Michael hanno gli avvocati che più avanti faranno parte del team di avvocati più famoso della storia, cioè quello di O.J. Simpson, il Dream Team. Sarà quindi uno scontro tra titani, anche se ancora non sono titani. Sono Titanic più che altro. Infatti l'avvocato di Michael, liberatosi dall'altro che non voleva patteggiare, a campo libero, cioè può convincere facilmente Michael appunto a patteggiare. Ma prima succede una cosa. 1 settembre 1993 il piccolo Jordan Chandler rilascia una testimonianza sconvolgente. Spiega che Michael abbia dei segni particolari proprio in quelle zone dovuti alla vitiligine. È un colpo di scena. La descrizione fornita da Jordi è molto specifica e se fosse vera, ragazzi, si potrebbe rivelare cruciale per il caso, perché come farebbe a saperlo? Cioè, chiaramente lo ha visto senza vestiti, no? C'è solo questa spiegazione. Jordi spiega che Michael sulla parte inferiore del busto, qui e sul coso, abbia delle macchie bianche, degli scolorimenti. In particolare sul suo coso ci sarebbe una particolare macchia. Insomma, per avere una descrizione ancora più accurata viene chiesto a Jordi di disegnare un'immagine del coso di Michael, riportando la posizione esatta della macchia. Jordi quindi realizza questo disegnino, il coso visto da sotto, e segna il punto della macchiolina. Questa, ragazzi, è l'immagine che circola come il disegno di Jordi, però vi dirò che
non ne sono sicura, cioè non sono riuscita ad autenticarla al 100% perché in realtà il disegno non è mai stato, cioè non è mai stato reso disponibile al pubblico, capito? Non è mai stato rilasciato. Quindi da dove arriva il suo disegno? Boh, bisogna provare che la macchia sia esattamente in quel punto. E c'è un unico modo per farlo: confrontare il disegno di Jordi con la reale anatomia di Michael. Per verificare la testimonianza di Jordi viene richiesto un esame fisico di Michael Jackson. Michael dovrà farsi fare delle foto al coso e lui vive questa situazione molto male, cioè lui non accetta tanto l'idea di sottoporsi all'esame. Chi c'era racconta che Michael abbia urlato "perché mi state facendo questo?" e che nel tentativo di liberarsi abbia colpito con una manata un membro del team investigativo. Oddio, dire un membro forse non è tanto appropriato nel contesto. Vabbè, alla fine l'avvocato riesce a negoziare un accordo per calmare gli animi. L'accordo prevede che Michael si farà fotografare, ok, ma a condizione che gli agenti non guardino, dovranno girarsi e l'unico autorizzato a maneggiare Michael sarà il fotografo, in presenza dei suoi medici, il dottor Klein e l'infermiera Debbie Rowe, che infatti qualche anno dopo diventerà sua moglie. Lo spoiler era necessario. Come vi siete innamorati tu e tua moglie? Si procede. Il fotografo prepara l'attrezzatura, intendo la macchina fotografica ovviamente, mentre il dottor Klein e Debbie Rowe stanno vicini a Michael. Gli agenti, come concordato, si girano di spalle rispettando la privacy richiesta da Michael. Il fotografo inizia a scattare le foto da ogni angolo, da ogni punto di vista, gli viene pure chiesto di muoverlo. Disagio, ragazzi. Alla fine Michael esce dalla stanza sbattendo la porta. Per Michael è un'esperienza traumatica. Purtroppo, vabbè, si capisce, è necessaria perché potrebbe essere veramente l'unica prova importante per determinare se Jordi stia dicendo o meno la verità, però lui nel frattempo ci rimane male. Ora, sto coso corrisponde o non corrisponde? Esistono due versioni. Secondo una versione la macchia sarebbe stata rilevata esattamente nel punto indicato da Jordi. Questa è la versione sostenuta dal procuratore distrettuale Tom Sneddon, che si occupa di incriminare Michael. Se confermata, questa prova potrebbe rafforzare le accuse contro Michael e metterlo in una brutta posizione. Tom Sneddon a processo dichiara: le fotografie rivelano un segno sul lato destro del coso dell'imputato all'incirca nella stessa posizione relativa di una macchia scura individuata da Jordan Chandler nel suo disegno. Credo che lo scolorimento che Chandler ha identificato nel suo disegno non sia qualcosa che avrebbe potuto intuire o che avrebbe potuto essere accidentale, ma secondo un'altra versione, le macchie sul coso non corrispondevano alla descrizione di Jordi, ma neanche lontanamente. E questa è la versione sostenuta da 1. Jermaine Jackson, il fratello maggiore di Michael, e 2. da uno dei medici membri del team investigativo che ha scattato le foto a Michael. Questo medico praticamente dice: io il disegno non l'ho visto, però ho sentito i miei colleghi, dopo che hanno fatto le foto, dire no, non corrisponde. Ad oggi, ragazzi, questo disegno viene discusso più di un'opera d'arte, ma resteremo sempre nel dubbio, perché non ce lo abbiamo. Inoltre questo disegno non arriverà mai a processo. La difesa di Michael fa infatti del proprio meglio per screditare questa prova e per non farla portare a processo, innanzitutto ponendola come una violazione dei diritti di Michael, perché sottoporre una persona a questo trattamento equivale, no, a sottoporla a un trattamento umiliante, e questo va a violare le norme sui diritti umani che vietano qualunque forma di trattamento degradante o crudele o comunque disumano anche durante le indagini. Michael Jackson, profondamente turbato a questo punto, rilascia un video molto famoso in cui fa un comunicato proprio indignatissimo. Vi riporto le sue parole. Statements about me are totally false.
Come voi sapete, dopo la fine del tour sono rimasto fuori dal paese per sottopormi ad un trattamento per la dipendenza da antidolorifici. La mia dipendenza è nata quando questi farmaci mi furono prescritti per combattere il dolore atroce a seguito dell'intervento che subì per la ricostruzione del cuoio capelluto. Si riferisce, ragazzi, alla questione dello spot Pepsi. Ci sono state disgustose dichiarazioni fatte recentemente sulla mia condotta scorretta. Queste dichiarazioni su di me sono totalmente false. Spero che questa terribile esperienza finisca presto. Non parlerò di queste accuse infamanti che mi sono piovute addosso. I miei legali mi hanno detto che questo non è il posto indicato. Sono particolarmente scosso dalle manipolazioni dei terribili media e dalle conclusioni che hanno voluto trarre. Chiedo a tutti voi di aspettare di conoscere la verità prima di etichettarmi o di condannarmi. Non trattatemi come un criminale perché sono innocente. All'inizio di questa settimana sono stato costretto a sottostare ad un umiliante esame da parte del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Santa Barbara. Si sono serviti di un mandato che permetteva loro di fotografare il mio corpo, inclusi il coso, le il mio basso ventre, le cosce e tutto quello che volevano. Cercavano le macchie presenti sul mio corpo a causa dei disturbi della mia pelle causati dalla vitiligine. Non potevo rifiutare l'esame o le foto. Se lo avessi fatto, loro avrebbero utilizzato questo in tribunale dicendo che ero colpevole. È stata la prova più umiliante della mia vita, una cosa che nessuna persona dovrebbe mai subire. È stato un incubo terrificante, ma se è questo ciò che devo sopportare per provare la mia completa innocenza, così sia. Nella mia vita ho sempre cercato di aiutare migliaia di ragazzini a vivere una vita felice. Se sono colpevole di qualcosa è di dare tutto ciò che ho per aiutare i ragazzini di tutto il mondo e di amare i ragazzini di tutte le fasce d'età ed etnie e provare gioia nel vedere le loro facce felici e sorridenti, ritrovando attraverso loro la fanciullezza che mi è mancata. Se sono colpevole di qualcosa è di credere in Dio quando dice: lasciate che i fanciulli vengano a me, e se lo vieterete non sarà per voi il regno dei cieli. Io non credo di essere Dio, ma cerco di tenere Dio nel mio cuore. Sono totalmente innocente e so che queste terribili accuse si riveleranno false. Grazie a tutti i miei fan per il loro supporto, insieme arriveremo alla fine della Michael Jackson saga. Michael Jackson torna in America dopo aver interrotto il Dangerous Tour perché ha capito che non ce la può fare e scopre quanto i media gli siano ostili, cioè mentre era in tour non se ne accorgeva più di tanto perché era troppo impegnato, però a questo punto si rende conto che viene ritratto come un pe puntini puntini da giornali e televisioni e quindi cambia idea, vuole patteggiare, vuole che tutto questo finisca il prima possibile. Questa ovviamente è la versione di Michael. Chi ritiene che sia colpevole dice no, Michael a questo punto ha deciso di patteggiare perché il disegno era evidentemente una prova incriminante, evidentemente le foto che gli hanno fatto un po' corrispondevano al disegno. L'avvocato di Michael, quello che voleva patteggiare sin dall'inizio, e che tra parentesi si chiama avvocato Weitzman, ovviamente, insomma, finalmente, molto contento, l'avvocato di Michael si prepara a negoziare. 25 gennaio 1994, Michael Jackson patteggia. Anche se il processo teoricamente, in teoria, non si potrebbe interrompere, il patteggiamento viene architettato in un modo creativo. Michael paga a Jordi 20 milioni di dollari, praticamente quelli richiesti inizialmente da suo padre Evan Chandler per non denunciarlo. In questo modo Jordi non testimonierà il processo, si rifiuterà di testimoniare e senza la sua testimonianza verrà a mancare l'unica prova contro Michael Jackson, il suo resoconto post-siero della verità e il suo disegno. E il caso cadrà. Finisce così il 25 gennaio 1994 il primo processo di Michael Jackson. That ideal until now, until I became the victim of false allegations.
Not only am I presumed to be innocent, I am innocent. Ma aspettate ragazzi, perché non è finita. 5 mesi dopo la fine del processo, 3 procuratori e 2 detective della polizia voleranno in Australia per andare a interrogare di nuovo uno dei ragazzini che avevano ammesso di avere dormito nel letto con Michael, ma avevano anche detto però non è successo niente quando abbiamo dormito insieme, ovvero vanno a interrogare Wade Robson. Allora, ricordatevi assolutamente di questa cosa. Wade Robson afferma con fermezza, di nuovo, che non è mai accaduto niente di male fra lui e Michael. La polizia, imperterrita, continuerà a cercare prove su Michael, continuerà a indagare su Michael per altri 3 anni e per 3 anni anche i media continueranno a fare inchieste e speculazioni su di lui. Ad esempio, il programma Hard Copy affermerà che la polizia abbia trovato un video incriminante che inchioderebbe Michael Jackson. Questa notizia si rivelerà falsa, inventata di sana pianta, smentita pure dalla polizia, tanto che Michael Jackson, pieno di queste buffonate, denuncerà Hard Copy per diffamazione, ricevendo un risarcimento di oltre $2 milioni. Quindi una piccola vittoria per lui in sto circo mediatico. Nel frattempo succede qualcosa di interessante. Jordi, dopo il processo, cioè proprio poco dopo il processo, ovvero nel 1995, chiede l'emancipazione dai genitori all'età di soli 15 anni e va a vivere lontano da loro con la sua matrigna. Ricordate che Evan Chandler si era risposato? Bene, ha divorziato e Jordi è andato a vivere con la sua ex. Nel 2006 Jordi denuncerà il padre Evan per averlo picchiato con un manubrio, esposto al gas lacrimogeno e avere tentato di soffocarlo. Riuscirà a ottenere un ordine restrittivo nei confronti del padre e non vorrà mai più vedere i suoi genitori, né suo padre Evan né sua madre June. Suo padre Evan Chandler nel 2009 si spara un colpo alla testa togliendosi la vita. Ciò 5 mesi dopo la morte di Michael Jackson. Dopo la fine del primo processo, Michael farà grandi sforzi per tentare di ricostruire la propria immagine. Si sposerà, realizzerà il suo desiderio di avere dei figli e continuerà a vivere a Neverland, stringendo amicizia con marmocchi in difficoltà. Ma il 18 novembre 2023, improvvisamente, inaspettatamente, verrà emesso un mandato di cattura a nome di Michael Jackson. Il re del pop verrà arrestato con 7 capi di imputazione per presunte su un marmocchio e 2 accuse per somministrazione di un agente intossicante. Ad accusarlo questa volta sarà un marmocchio miracolosamente guarito da un cancro al 4º stadio. Un'altra normale giornata nella vita del re del pop. Ma di tutto questo, ragazzi, parleremo nel 3° capitolo della Michael Jackson saga. A questo punto voglio sapere cosa ne pensate voi. Secondo voi Michael Jackson è vittima innocente del complotto di Evan Chandler oppure qualcosa di vero c'era? Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Io mi conservo le mie considerazioni per quando la saga sarà finita e detto ciò vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Adesso scendo subito giù nei commenti per leggervi. Vi mando un enorme abbraccio, ragazzi, e ci vediamo prestissimo con un nuovo videogiornale. Attenzione, e con il 3° capitolo della Michael Jackson saga. Vi mando un abbraccio e a voi la linea.